Con Andrea Ancona. Ciao Andrea, benvenuto, buona domenica. Ciao Roberto, buona domenica, buona Pontida a tutti gli ascoltatori di Radio Padania Libera. Io spero che voi mi sentiate, malgrado il rumore che c'è qua sul prato. Siamo al gazebo della radio, tanta gente già arrivata e per oggi una rassegna stampa stringata. Illustreremo soltanto la Padania. Ci dispiace per gli altri giornali, anzi non ci dispiace per niente, perché gli altri giornali non hanno dato grande risalto a questo grande avvenimento che ogni anno si rinnova. E tra poco sta arrivando Alfredo Liccioni, è qua, arrivato in questo momento. Ciao Alfredo. Ciao Andrea, un saluto a tutti i nostri radioascoltatori, tanta gente, tanto entusiasmo soprattutto, una cosa bellissima. Insomma ci voleva, mi hanno detto che questa notte ha piovuto, però siamo lo stesso tutti qua. Sì, questa notte non ha piovuto, ma il campo qua, il prato è perfetto, c'è già tanta gente. Iniziamo con la Padania, ovviamente l'unico giornale che leggeremo oggi, a Pontida per la nuova Europa, il titolo a Padania, con una foto del prato pieno di bandiere e di gente, di festa e di politica. L'euro che penalizza la nostra economia e l'Unione Europea che nega l'identità dei popoli. I temi forti sono i temi forti, il grande raduno che oggi si conclude a 4 giorni del Carroccio nel luogo simbolo della nostra storia. Così titola la Padania. E poi ancora Salvini tra i profughi in centrale a Milano, situazione indegna. Andiamo alle pagine interno, Pontida, l'attesa della prima volta di Elisabetta Colombo con un'intervista. Poi c'è anche il programma con Massimo Bitonci e Giancarlo Giorgetti. Poi parleranno i 3 governatori del nord, Roberto Maroni, Luca Zaia e Roberto Cota. Poi ci sarà l'intervento di Roberto Calderoli, Umberto Bossi e Matteo Salvini. Poi mi sentite? Sì Andrea, noi ti sentiamo abbastanza bene. Perfetto, non avendo le cuffie non capisco se. Poi alle pagine interne c'è il gioco dell'oca, indovinate chi c'è nella prima casella. C'è la nostra amica Angela Merkel e all'ultima casella ci sono le manette che sono i risultati, questo è il risultato, i schiavi dei poteri forti. Questo è l'interno della Padania. Poi ancora Marine Le Pen, io e la Lega, un'intervista molto bella di Max Ferrari con Marine Le Pen, e poi c'è il padre Jean-Marie Le Pen, un combattente bretone per la Francia e per l'Europa. E andiamo avanti, c'è l'illustrazione dei 5 referendum, le 5 palle al piede che vogliamo eliminare con i referendum. A chi, scusate, ma qua stiamo facendo un collegamento un po' problematico, c'è vicino a me Giuliano Cisterio che mi conforta, meno male, grazie Giuliano. Anzi, saluta, interrompiamo, dai. Sì. Beh, buona domenica a tutti, a quelli che non ci sono auguro una buona Pontida a mezzo Radio Padania e a tutti quelli che sono qui. Veramente oggi è una giornata bellissima, per cui speriamo veramente di avere un successo clamoroso. Vi ripasso Andrea per la rassegna stampa, ciao a tutti. Grazie Giuliano, allora andiamo avanti, c'è l'illustrazione del 5 referendum, quindi chi non sa per che cosa si firma o ha dei dubbi, compra la Padania, cosa sempre raccomandabile, e a pagina, non si sa bene, no, poi domenica qua, pagina 9, ecco, grazie Giuliano, ci voleva. Pagina 9 ci sono tutte le spiegazioni. Poi c'è una Marcord di Pontida, dal 97 al 98, con Umberto Bossi e tutti, Umberto Bossi, Roberto Maroni, fino al 2010, 2011, 2013, e si vede
quasi un passaggio di consegne fra Roberto Maroni e Matteo Salvini. Immagini che fanno battere il cuore dei nostri militanti e di tutti i leghisti che hanno vissuto quei momenti, anzi magari fa rimpiangere chi le prime pontine non è mai stato. Poi Genova risponde, diciamo addio all'euro che ci ha reso più poveri, una pagina di Cristiano Bosco. Poi ancora Salvini tra i profughi in centrale, a Milano situazione indegna, i siriani accampati nei territori fra i rifiuti, un danno per noi e anche per loro. Oggi a Pontina sarà lanciato il referendum per la clandestinità. E poi in Sicilia ancora il sindaco di Modica dice che in Sicilia c'è l'allarme sanitario, è una cosa che ovviamente non ci risulta strana, ma è una cosa comunque disdicevole, e siamo vicini a tutti i siciliani che stanno subendo questo stato centrale che ha devastato il resto d'Italia e si è mangiato tutte le risorse del nord in particolare e lascia nella miseria e nell'indigenza addirittura i popoli del sud, sempre a favore del mangia che c'è a Roma, come governo intendo dire ovviamente. Poi c'è un'intervista al segretario generale del sindacato autonomo di polizia, Giovanni Tonelli, che dice: condanniamo ogni forma di violenza, ma anche la polizia va difesa. Voce del Verbo, questi poliziotti che ci difendono tutti i giorni per 1.000 euro al mese, che rischiano la vita, e poi se c'è un minimo di reazione oppure di difesa, autodifesa, vengono sbeffeggiati, vengono messi sotto accusa. E poi ci sono i due signori Alfano e Renzi che se la ridono. Qualcuno diceva un tempo: ma che ci avranno da ridere? Ecco, ma loro hanno tanto da ridere perché hanno fregato gli italiani. Io non so perché quando questi si fanno fotografare e di polizia sono sempre sorridenti, contenti, beati, qua sembra che stia prendendo in giro qualcuno. Io penso bene che prendano in giro tutto il popolo, perché con le misure di Renzi appoggiate da Alfano stanno completando il massacro di Monti e di chi li ha preceduti. Lavoro, CGIL e SEL sparano sul decreto legge Poletti, che dice che è una legge di destra, e in effetti ci sarà battaglia in Parlamento, anzi in Senato, su questo decreto legge, e anche il sindacato vorrà dire la sua. Io dico finalmente, personalmente posso dire, finalmente il sindacato fa il sindacato e non si occupa di altre cose. Il sindacato dovrebbe difendere i lavoratori, ma in questo momento, da quando c'era Berlusconi, quando c'erano i governi centrodestra, i sindacati facevano sciopero tutti i giorni. Oggi che la situazione è molto peggiorata per i lavoratori, di scioperi non se ne fanno. Bisogna lasciare stare non bisogna disturbare il manovratore o i manovratori. Il manovratore di oggi è Renzi, quello di ieri era Letta, e dall'altro ieri è Monti, tre nomi tristemente famosi. Poi ancora c'è l'anteprima e non solo, Giuliano Citterio che bravo. Allora guarda, dai una mano, illustra quel che si. Allora, come sempre, alla domenica nella pagina radio, anteprima e non solo, praticamente uno spazio che parte dalla trasmissione del giovedì sera sulla Strada della Libertà, fa un po' resoconto della settimana. Non essendo andata in onda questo giovedì 1 maggio per ovvi motivi, diciamo che l'anteprima di oggi è concentrata essenzialmente sulla festa che avviene qui a Pontida, il grande raduno dei popoli padani, e invito tutti gli amici a leggerle, poi magari anche gli amici di Facebook mettere anche un commento, insomma, se gli piacciono queste pagine. Grazie. Guarda, le pagine piaceranno senz'altro. Io non vedo più Bimbo Minchia e la cosa mi dispiace, ma non sappiamo chi sia Bimbo Minchia, però era bello. E poi ci sono rilasciati, una buona notizia, rilasciati gli inviati Ocse, Putin, Kiev complice della strage di Odessa, il rogo che ha provocato almeno 46 morti, quasi tutti filorussi, non ferma l'operazione delle forze ucraine contro i separatisti. Mosca, dopo quel che è accaduto,
non è normale svolgere lezioni, dicono da Mosca. Intanto sentite i microfoni e altoparlanti che stanno provando ovviamente per i comizi dopo, quindi immagino che la situazione sia molto disturbata. No. Dai, proviamo con Libero. Ecco, Giuliano Cicero ci dà Libero, ma io pensavo di far soltanto la Padania, ma se c'è anche Libero vediamo cosa, per avere proprio un confronto cosa scrive Libero. Il regime in toga ha ancora paura, manete per Berlusconi, titola Libero in prima pagina. Fanno breccia gli appelli di Magistratura Democratica, micromega e travaglio perché l'ex premier marxista in cella, mi sembra strano. I giudici mandano la polizia a casa del Cavaliere, avvertono, parla ancora di noi e ci sbattiamo dentro, una bella minaccia. E poi ancora il bestiario di San Paolo Panza, basta soccorrere i immigrati in mare, respingiamoli sulle coste libiche. Se lo dice Panza vuol dire che siamo arrivati. E poi volevo invitare comunque il regista, così ci spostiamo magari da qui, a aprire le linee e poi se potesse esserci un collegamento con Matteo Salvini per un saluto, impegni di Matteo ovviamente permettendo, che è evidentemente una giornata particolare anche per lui. Regista, ci sei? Sì, Andrea, io ho sentito forte e chiaro quello che hai detto, quindi le nostre linee sono aperte per gli interventi del pubblico. Chi vuole chiamare lo può fare. Il nostro numero lo ricordo io, Andrea. Ricordo io 0266203529 per i vostri interventi in diretta. Ripeto il numero 0266203529 per i vostri interventi in diretta, se siete in viaggio, se siete già a Pontida, oppure se causa di forze maggiori ascolterete Pontida per radio, oppure guardandola, se ne avete l'opportunità, dal computer tramite il portale internet di Telepadania. Ecco, per Matteo come ci ha messi? Andrea, se mi senti, la prima chiamata è già in attesa. Ecco, pronto? Pronto? Buongiorno a te. Sì, mi senti? Buongiorno. Buongiorno a te, sono Ernesto, chiamo la provincia di Bergamo. Oggi non sono potuto venire perché, vabbè, pazienza. Allora, 2 o 3 piccoli appunti. A me di quello che dice l'imam non me ne importa un benemerito fico secco, perché intanto che dice una cosa sicuramente ne stanno facendo un'altra, perché l'islamizzazione è già partita, quindi per me può dire quello che vuole, gli si può dare il disalto che si vuole, a me non me ne importa niente. La seconda cosa è questa: come riusciamo a fare le liste fisiche con Forza Italia e tutto il resto quando sono responsabili dei suicidi perché erano con Monti, perché hanno votato tutto, hanno votato contro il reato di clandestinità e noi ci facciamo le liste civiche assieme. La Lega no per l'indipendenza della Padania che fine ha fatto. Grazie, un'altra chiamata. Sì. Grazie. Pronto? Sono Diletta, volevo salutarvi tutti quanti. Sei Ancona? Sì. Ecco, sono Diletta, mi riconosce? Ah, ciao, buongiorno. Volevo salutarvi tutti. Che piacere. Sì, sono riuscita a prendere la linea. Ecco, sono riuscita a prendere la linea, sono lì con voi, però purtroppo per me è troppo faticoso arrivare fino lì. Va bene, buona giornata, mi raccomando. Grazie, altrettanto. Pronto? Pronto? Sì, pronto, buongiorno. Pronto, ciao, anch'io oggi non sono potuta venire purtroppo. Pronto? Sì. La nostra amica non la stiamo sentendo bene, oggi purtroppo diceva non è potuta essere presente sul pratone, prego. Posso dire una cosa? La stiamo sentendo, prego. Sì, ecco, guarda, io da molti anni sostengo che il peggior male, no, per l'Italia, soprattutto per noi padani, è l'immigrazione, che è un cancro per noi. E poi vorrei dire che gli extracomunitari, comprendo tutti, anche Est Europa, eccetera, si infiltrano tatticamente in ogni luogo abitabile. E quello che io temo, e spero di non aver ragione, è che una volta che avranno raggiunto un numero sufficiente, passeranno casa per casa a tagliarci la gola, perché loro sono forti e robusti e ne sono capaci e senza scrupoli. Spero di non aver ragione, però è il timore. Mi avete sentito? Sì, grazie. Pronto?
Pronto Roberto? Se è concluso l'intervento della nostra amica ascoltatrice, le nostre linee sono quindi aperte e libere per altri interventi. Ecco, io ricordo, tu avvisami quando c'è qualcuno in linea, io ricordo che mancano 28 giorni alle elezioni europee, 3 settimane, e ognuno deve convincere almeno un elettore che non ha votato Lega a votare Lega, perché questa è sono elezioni molto importanti e decisive per il nostro movimento. Andrea, hai detto 28 giorni, se non ho capito male, ma i giorni sono 21 giorni, 3 settimane nette. Quindi coraggio, forza, che ce la facciamo. Hai qualcuno in linea, Roberto? No, Andrea, le nostre linee sono aperte e libere in questo momento. Nel frattempo, se vuoi magari ricordare ai nostri amici ascoltatori, lo vedo a pagina 2 del quotidiano La Padania di oggi, quali sono i tanti gazebo del mondo padano che sono lì presenti, perché io ne vedo tantissimi, sono 44 i gazebo presenti e indicati, anche se molti fanno riferimento alle segreterie nazionali, soprattutto di Lombardia, Veneto e Piemonte, però ci sono anche altri gazebo che rappresentano anche altre realtà e altre iniziative che sta portando avanti la Lega Nord. Andrea, vuoi dare un'occhiata? Sì, sicuramente. Allora, al gazebo 44 c'è Umanitaria Padana, poi c'è tutte le sezioni, diciamo, le rappresentanze sul territorio, la raccolta di fondi per gli indipendentisti, è un gazebo molto importante, il gazebo numero 1, proprio a marcare l'importanza di questa iniziativa. Poi c'è Cultura e Identità, l'editoria padana, con tutti i libri che i nostri militanti, insomma Leo Siegel ad esempio e altri hanno scritto, sono ovviamente in vendita i libri con un contributo degli autori alla radio e al movimento. Dopodiché abbiamo ancora, abbiamo più gazebi in realtà della Cultura e Identità padana, e poi c'è il gazebo Bassa Euro, molto importante, poi c'è il gazebo numero 8 Bassa Euro, poi c'è l'8 bis, vieni a firmare per il referendum ovviamente. Abbiamo una chiamata in attesa. Prendiamolo subito per non far aspettare. Pronto? Pronto? Buongiorno. Buongiorno Padania Libera. Io mi unisco al coro di quelli che non... la prima pontile che non sono riuscita a fare, signore, mi viene un magone tremendo. Dite a qualcuno, cioè fateci sapere dove trasmettono per televisione, per favore, che vogliamo vedervi. Auguri a tutti, buona Pontida. Mio Dio, non... vabbè, niente. Ciao. Grazie, ciao. Pronto? Sì, Andrea, la nostra amica ascoltatrice era quella che ha fatto l'intervento che abbiamo sentito. Il riferimento televisivo, per quanto ne sappia io, è Telepadania, però è visibile soltanto tramite il proprio personal computer per chi lo ha in dotazione, per chi può farlo. Andrea, se vuoi andare poi, se vuoi continuare con l'elenco dei gazebo, ce ne sono anche altri. Sì, ma comunque alla nostra ascoltatrice ricordiamo che comunque tutta Pontida in diretta su Radio Padania, ovviamente con gli interventi che dicevo prima dei 3 governatori, poi del responsabile organizzativo Roberto Calderoli, poi ancora ovviamente Umberto Bossi e Matteo Salvini. Ecco, altri gazebi ovviamente delle sezioni e delle circoscrizioni, che è anche il gazebo dei giovani padani, ovviamente per chi è giovane, ma anche per chi è meno giovane, è bene conoscere anche le persone che ci danno da fare. Io vedo Alfredo Lissoni perso dall'altra parte del prato, e vedremo poi di riuscire a coordinarsi, perché qua diventa un po' un macello. Ecco, quindi stiamo dicendo che comunque la trasmissione è seguibile a Radio Padania e sulle stazioni di Radio Padania, e fino al discorso di Matteo Salvini. Ecco Roberto, noi riusciremo a avere Matteo per un breve saluto, soprattutto a chi è a casa e non è potuto venire a Pontida?
Stiamo provando a chiamarlo, però il telefono suona libero ma non risponde, evidentemente la giornata per lui è piena o altrimenti non è da escludere che abbia passato la notte insieme ai giovani padani che erano lì accampati, quindi magari ha fatto giustamente le ore piccole per stare con loro e dormirà solo qualche ora per poi essere presenti. Sono tutte supposizioni, poi vedremo comunque se riusciremo ad averlo con noi e nel caso te lo dirò, Andrea. Ok, comunque dimmi quando dobbiamo andare in pubblicità perché io qua ovviamente non vedo l'orario. E stavo dicendo, in effetti ieri sera ci sono state delle feste, c'è stata la discoteca per i giovani, c'è stato da mangiare per tutti nel tendone ristorante, il tendone era strapieno. Una chiamata in attesa. Ecco, prendiamola allora senza farsi dare. Pronto? Pronto? Tocca a me. Buongiorno. Pronto. Allora, sì. Tocca a me? Sì. Sì, prego. Allora, buona Padania libera e indipendente. Siamo andati a firmare il referendum dei 5 punti, però vorrei avere Se puoi alzare la voce ti ringrazio perché ti sento debole. Vorrei avere assicurazione che praticamente la raccolta delle firme per l'indipendenza, come hanno fatto i Veneti, è in corso e che programma c'è. Grazie. Prego. Pronto? Sì, prego Andrea, noi ti sentiamo sempre forte e chiaro, se non vengono annunciate le chiamate perché non ci sono. Ho dei disturbi per via dell'altoparlante e della musica che c'è qua sul pratone. Evidentemente, come avevamo detto prima, il collegamento, la trasmissione è un po' quella che è oggi, ma merita e dispiace per chi non è potuto venire a Pontida perché il colpo d'occhio è un po' il colpo d'occhio dei tempi, dei vecchi tempi. Adesso speriamo che questi bei tempi tornino perché il movimento è tutti, dall'ultimo sostenitore al segretario federale, stanno facendo tutti gli sforzi per riuscire a far passare il nostro messaggio. Il segretario federale. Stavamo dicendo anche dei gazebi, ci sono i gazebi della Lega Nazionale Toscana, della Lega Nazionale Marche, della Val d'Aosta, del Piemonte, anzi di Piemonte Novara ce ne sono 3, della Lega Piemonte Vercelli, della Lega Piemonte Canavese, della Lega Piemonte Venezia, Lega Veneta Scorzè, Lega Veneta Treviso, insomma ce n'è per tutti i gusti, tutta la Padania, tutto il nord è rappresentato e poi ancora ci sono i candidati nel... Pronto? Prego Andrea, ci sono i candidati? Ci sono i candidati nelle varie circoscrizioni, nelle varie regioni d'Italia che sono venuti addirittura dalla Sicilia per ricevere l'incoraggiamento di questi attivisti, questi militanti del movimento, l'incoraggiamento perché in certe regioni evidentemente non è facile uscire col logo della Lega, non era facile un tempo, ma c'è una richiesta su tutto il territorio nazionale, c'è una richiesta che viene dal basso di condividere le nostre idee e di non fermarsi soltanto al nord, ma anche se siamo la Lega Nord per l'indipendenza della Padania, evidentemente se altri vogliono condividere con noi le nostre lotte, evidentemente noi ne siamo ben contenti e ne possiamo trarre soltanto giovamenti, insomma. Ecco Andrea, prego? Siamo arrivati alle 9:30, quindi la prima delle nostre pause pubblicitarie. Sì, allora Roberto, facciamo così, stacchiamo e mi richiami tu quando ripartiamo? Va bene Andrea, allora la linea ai nostri amici inserzionisti. Ok, va bene. La Regione Lombardia e Pentadent hanno a cuore
La linea ritorna ad Andrea Ancona dal Prato di Pontida. Ed eccoci qua di nuovo in diretta dal Prato di Pontida, siamo davanti al gazebo della Lega Lombarda che è affollata. Sono passato prima davanti al gazebo della raccolta delle firme per i 5 referendum, c'è una coda notevole, non è una notizia, ma però ve la do ugualmente perché non è notizia in quanto abbiamo sempre avuto la fila per firmare ai referendum. Insomma, nel frattempo io faccio un giro per illustrare un po' cosa sta succedendo qui a Pontida con il Prato che continua a riempirsi e ovviamente non manca il bere e il mangiare qui. Sono davanti al gazebo della Lega Nord di Mantova e poi c'è la provincia La Martesana siamo veramente in mezzo alla gente e non, come dicevo prima, non riesco a sentire molto bene, quindi io continuo a parlare. Noi siamo qua, mi dice un amico militante, anche io sono qua, ho capito, sì, lo so. Adesso proverò a far intervenire qualcuno nei vari gazebi, insomma. Siamo adesso davanti al gazebo della sezione di Novara, i novaresi che sono a un bellissimo gazebo con dei gadget allestito molto bene, insomma. Vediamo di far dire due parole a queste signore qua. Radio Andrea, prima c'è un ascoltatore in attesa. Di Novara e portiamo i prodotti del territorio, riso nero, riso Carnaroli, il migliore, e biscottini di riso, e quindi facciamo promozione anche del nostro territorio. Ecco, ma a Novara che clima si respira in questo momento proprio di grande, rinascita del movimento e grande rilancio? Ma sicuramente un periodo di crisi, ma tutte le crisi devono portare poi a una spinta in avanti, per cui siamo molto ottimisti e guardiamo dal nostro territorio all'Europa. Grazie mille, molto gentile. Andiamo avanti C'è un ascoltatore in attesa, Andrea. Prego? C'è una chiamata in attesa. Grazie, prendiamo la chiamata. Pronto? Prego? Pronto? Pronto? Sì, pronto, buongiorno. Pronto? Sì, mi sente? Pronto? Pronto? Io non la sento. Buongiorno, sono Claudio. Ecco, adesso sì, prego. Volevo Claudio. dire solo questo, oggi non sono a Pontida perché ieri purtroppo è mancata mia sorella Luciana, sostenitrice della Lega e cognata di Alarico, il poeta che conduce lì da voi la trasmissione. Volevo ricordarla con affetto e riconoscenza. Auguro buona Padania a tutti. Buongiorno. Grazie mille. Abbiamo qua un militante storico della Lega Nord, Bruno Comizzoli. Bruno, due parole ce le devi dire. Cosa ne pensi di questa Pontida e di questo momento che stiamo vivendo, che tu in particolare vivi, diciamo, in prima persona? È caduto il collegamento con Andrea Ancona, come abbiamo sentito, un breve stacco musicale, nel frattempo ripristiniamo la linea. Un'altra Europa è possibile. Pontida! Domenica 4 maggio. Ti aspettiamo sul Pratone. Pontida 2014. L'irripetibile.
chiaro, un'altra Europa è possibile, il futuro è indipendenza, questo significa che stiamo prendendo la giusta strada, quella che noi vogliamo, perché di questo Stato così centralista non se ne può più. Noi nei comuni viviamo male questa oppressione, viviamo male il patto di stabilità, viviamo male le continue promesse che ci vengono fatte di allentarne i vincoli, cosa che poi regolarmente non avviene. Quest'anno faremo i conti con la Tari, con la Tasi, faremo i conti con la IUC, con tutte queste nuove imposizioni che lasciano però sempre meno i territori, quindi c'è bisogno di più Lega, c'è bisogno di più forza e certamente è importante mandare i nostri in Europa per portare la nostra richiesta di aiuto e magari anche la richiesta di un'autodeterminazione di questo popolo padano che ne ha veramente bisogno. Un ascoltatore in attesa che, se sei d'accordo Andrea, possiamo sentire. Sì, sentiamolo, perché ovviamente è importante il parere dietro il fusto, che ringraziamo, ma è importante anche il parere dei nostri ascoltatori. Pronto? Buongiorno a tutti, buona Padania. Buongiorno e scusa per l'attesa. Nessun problema. E innanzitutto sono venuto l'anno scorso, volevo salutare la Beatrice di Garlasco e ho avuto piacere di conoscere anche il grande Pagani e volevo salutarvi. Io sono Marco, ristoratore della Val Bormida, non posso venire perché oggi lavoro e sarei venuto volentierissimo, ma purtroppo la crisi mi fa lavorare e va bene così. E un saluto anche a Semivarin e buona Padania a tutti. Arrivederci. Grazie mille. Evidentemente ci sono molti che avrebbero voluto venire, poi per motivi, come abbiamo detto prima, di salute, ma speriamo siano pochi quelli che non sono potuti venire qui a gustare questa atmosfera di festa e di lotta sul prato di Pontida. Ci auguriamo che siano in pochi quelli che non sono potuti venire per causa di forza maggiore, ma noi siamo vicini e vogliamo proprio farlo sentire. Questo è il senso di questa diretta. Anche chi non è potuto venire può vivere in qualche modo questa atmosfera di Pontida. Ecco, mi sto avvicinando ancora al gazebo della radio. C'è anche un altro ascoltatore in attesa, Andrea. Ok, allora lo prendiamo l'ascoltatore in attesa. Pronto? Sì, sono in diretta, benissimo. Buona Padania a prego. tutti. Buona Padania a tutti. Sì. Adesso le do 2 soluzioni a Salvini, bravissimo. Per questi immigrati che abbiamo qua a Milano, si venite a vedere una cosa spaventosa alla stazione centrale e tutto il resto. Allora, io ho pensato 2 soluzioni subito, veloci. Tra tanto le mandiamo a Firenze un 20.000 di questi bravi ragazzi, se le spediamo a Firenze e Parma, no? Questi signori, che sono tanti bravi, a portarli qua, no? Perché non c'è un altro posto a Milano. Tutti a Milano devono venire per forza. Allora, spartiamo un po'. 2 soluzioni. Questa è una, mandarli a Firenze un 20.000, no? Già che così il Premier sarà più contento di una maniera. La seconda, no? Perché siamo 28 paesi in Europa, di questa Unione Europea, che dicono che qua, che là, che sappiamo che cosa è. Allora, come sono 28 paesi che abbiamo, facciamo la spartizione dei beni e le mandiamo ognuno la sua percentuale. Allora sarebbe una bella soluzione, non so che pensate voi. Faccio un attimo la linea a Alfredo Dissoni, che oggi fa vacanza, Alfredo. È una vacanza che però, insomma, com'è il colpo d'occhio secondo te? Il colpo d'occhio è tosto, perché siamo qui sul pratone di Pontida, ci sono un sacco di persone che sono qui tra noi, ma io ho vicino anche Marco Scaglia, che è qui col suo bellissimo libro La Lega del Fare. Visto che siamo in diretta su Radio Padania, allora adesso lo strappo un attimino il passo, siamo in diretta su Radio Padania, dai un saluto e un commento su questo Pontida. Eccomi qua, sì, buona Padania a tutti, buongiorno. È una bella Pontida, soprattutto perché c'è il sole finalmente, poi sta arrivando tanta gente, quindi meglio di così. Poi il gazebo della radio è sempre affollato, quindi non si poteva pretendere di più. Buona Padania e buona giornata a tutti. E abbiamo anche Stefania Genovese che è qui con il suo libro. Allora Stefania, un saluto ai nostri radioascoltatori, non ti immaginavi fosse così tanta gente.
Sì, in effetti sono veramente sbalordita, c'è moltissima gente, c'è moltissimo entusiasmo, sono tutti molto carichi e è una cosa fantastica Pontida, veramente. Vi passo la linea Alfredo, un saluto a tutti. Allora, prima di ripassarvi Andrea, vediamo se riusciamo ad acchiappare anche Gabriella Monti, perché non avete idea, qui c'è un caos, nel senso buono del termine, c'è tantissima gente, diventa difficile anche per noi farvi la radiocronaca per Radio Padania, ma qui con noi c'è l'inimitabile Gabriella Monti che ci darà un commento e un saluto. Siamo in diretta su Radio Padania. Ciao a tutti, sono Gabriella Monti, qui è una bellissima festa, una splendida giornata e siamo in tantissimissimi, perciò da tutta Pontida vi mandiamo un mare di bacini, bacetti e baciotti. Ripasso Listoni che è più bravo di me, ciao ragazzi. No, più bravo non è vero, comunque se ci volete raggiungere siamo allo stand di Radio Padania, quindi io adesso ripasso la linea ad Andrea, grazie e un salutone padano. Grazie Alfredo. C'è una chiamata in attesa, Andrea. Il nostro cammino attraverso i gazebi, qua è sempre più difficile passare, camminare, perché a mano che passano i minuti c'è sempre più gente che arriva, gente sorridente, insomma non è il popolo sicuramente della sinistra estrema che c'è qua, non c'è bisogno di poliziotti, sono fermo davanti al gazebo della raccolta firme per il 5 referendum, c'è la faccia di una signora piangente, non so se qualcuno la riconosce, vediamo un po', per Radio Padania, chi è questa signora che piange? La riconosce? Signora che piange? Ma dov'è che io non la vedo? No, la Fornero, pensavo una persona fisica. È la Fornero. È la Fornero. Ma la Fornero piange, ha ragione di piangere o devono piangere i lavoratori? Beh, senz'altro i lavoratori, ma lei piangeva per finta, sapeva quello che stava facendo, e quindi ci ha fregato un po' tutti. Grazie mille, ecco, questo è uno dei pareri, non è preparato, l'ho preso al volo come tutto quel che stiamo facendo oggi, non è preparato niente e come dire, i nostri militanti e i nostri chi viene a firmare, i nostri simpatizzanti non sono certamente dei stessi, chiunque prendi sa esattamente qual è il suo avversario, quali sono le cose che hanno fatto, soprattutto questi ministri del governo Monti che hanno finito di affossare il paese e di affamare, dal mio punto di vista, quantomeno il popolo. Ecco, poi abbiamo stiamo passando avanti. C'è una chiamata in attesa che possiamo ascoltare. Pronto? Mi sente? La sentiamo forte e chiara. Bene, allora volevo dire a quel signore che ha chiamato prima che vuol mandare i profughi che sono arrivati, gli ennesimi Mau Mau che sono arrivati alla stazione centrale di Milano, che li vuol mandare a Firenze, mi va bene perché vanno a casa di Renzi, mi va bene, ma a Parma, dove abito io, ne abbiamo già abbastanza, sembriamo di essere in Africa. In più abbiamo quel furgo di Pizzarotti, il nostro sindaco, che ha distribuito gli attestati di cittadinanza, come ha fatto la Chienge, a tutti i figli dei Mau Mau che abbiamo qui. Quindi se li porti a casa sua quel furbo che ha telefonato, non a Parma, perché ne abbiamo già abbastanza. Grazie mille, ne vedi un bellissimo giovane consiglio di bene e voglio dire, è una presenza molto simpatica qui sul prato di Pontida. Vediamo un po' un altro, un militante, un autore di libri, sto parlando di Pierluigi Crola, che è al gazebo anche lui della cultura padana, un insegnante di milanese, fra le altre cose non più inglese, ma adesso non si parla in inglese, Panier non si dice dove lavori, non si parla di inglese. Allora Pierluigi Crola in diretta per Radio Padania Libera. Buongiorno a tutti, buongiorno. Pronto? Pronto? Buongiorno Pierluigi, noi ti sentiamo bene, forte e chiaro. C'è anche una chiamata in attesa. Va bene, buonasera. Pronto? Pronto? Sì, buongiorno, posso intervenire? Sì, prego. Buongiorno, è Giuseppe da Milano. Purtroppo non sono potuto venire, ma col cuore sono lì.
una richiesta, dite a Salvini di chiedere al governo Renzi di fermare gli arrivi, perché non se ne può più, siamo al collasso in tutta Italia e l'Europa non li vuole. Notizia di stamattina che l'Europa ha detto che chi dà asilo questi se li deve tenere. Attenzione, non c'è unità in Europa, ognuno va per conto suo, altro che grande Europa unita, ognuno fa i fatti suoi. E un'altra cosa, e concludo, chiedo agli ascoltatori, non a te, quando si parla di avversari politici e di clandestini, parlarne comunque con rispetto. Grazie, arrivederci. Sì. Va bene, arrivederci, buongiorno a tutti, buona Pontina. Eccoci qua con un altro scrittore, ha scritto 3 libri bellissimi, 2 li ho letti, il terzo devo ancora leggere, e ricordo Fabrizio Carcano con il suo primo libro Gli angeli di Lucifero, il secondo La Sera dell'Eretico, adesso è uscito il terzo libro Malatempora. Ecco, Fabrizio, racconta tu quello che vuoi della tua esperienza di scrittore oltre che di giornalista per la Padania. Insomma, vai a ruota libera. Buona domenica mattina a tutti gli ascoltatori, un saluto alla Pontina. Tra l'altro è la prima volta che a Pontina porto i miei libri, quindi anche un'emozione particolare. I miei libri servono per raccontare la nostra terra, Milano soprattutto, chi legge i miei libri sa che sono molto milanocentrici, ma anche la Lombardia. Nell'ultimo libro, Malatempora, racconto la storia del mostro della bandiera, Antonio Boggia, un serial killer che è vissuto a Milano tra il 1849 e il 1859 e ha ucciso 4 persone. Racconto la Milano di oggi, nel 2013, la Milano in crisi, ma la racconto in chiave storica, raccontando di questo personaggio che Milano ha un po' dimenticato, il suo Jack lo squartatore. Essere qua a Pontina oggi con questi libri è anche per me un valore importante, perché qua dove ci sono i nostri valori, il richiamo della nostra storia, poter portare dei libri che raccontano la Lombardia e Milano, per me è anche un motivo di orgoglio e di onore. Tra l'altro vedo che molte persone dal Veneto o dal Piemonte mi stanno chiedendo libri per conoscere meglio la storia di Milano, e questo è davvero un motivo di orgoglio per me. Sono credo poi che oggi sul palco ci sia un mio lettore affezionato che è Matteo Salvini, che ci parlerà dal palco, quindi sono molto contento. Scherzo ovviamente, ripasso la linea a Radio Padania. Andrea, ci sono 2 chiamate in attesa. Sono 2 affezionato del tuo, mi sono bevuto quei 2 primi libri, adesso oltretutto non soltanto perché racconta la storia di Milano, ma perché oltretutto quel che posso dire, poi l'avremo ospite sicuramente nella rubrica di Alfredo Lissoni, Pagine Chiare, non soltanto perché racconta Milano, ma perché nei libri di Fabrizio Carcano si vede proprio una lunga ricerca, ma non sono cose buttate lì, si indovina, si capisce che sa di quel che parla e comunque fa delle ricerche molto approfondite, quindi quello che lui diciamo così mette sotto forma di romanzo sono delle cose molto importanti, molto vere e storicamente valide. Ecco, andiamo avanti qua. Abbiamo 2 chiamate in attesa, Andrea. Ci sono le maglie della Terra Insubre. Sentiamo la prima, pronto, buongiorno. Buongiorno, mi ascoltate? Prego, in diretta, salve. Benissimo, salve, Michele da Milano. Allora, vorrei replicare la signora del Parma, già che ha detto che sono un furbo io, no? Spero che la signora del Parma non abbia a 100 metri da casa sua 400 e tanti immigrati in una scuola, su via Aldini, va bene? Non lo so se l'avrà, io penso di no, va bene? Allora non è questione di furbizia, è questione di, già che a Parma ci sono i treni, che le cargano lì, lo manda a Firenze che è vicino, no? Tutto lì, non è questione di furbizia, va bene? Va bene, grazie. Pronto? Sì, pronto, buongiorno. Buongiorno, se Andrea, vuoi la buongiorno, voce la sono linea, ringrazio. sì. Pronto? Prego. Sì, grazie. Mi rivolgo ai tanti patrioti italiani figli della guerra del 15-18 e dell'ultima guerra. Sì. Fate una cosa, prendeteli le 80 euro che vi spetta di diritto. Sì. Ma state attenti come votate, se no cadete dalla padella alle braccia, o viceversa, perché dopo il 25, se vince la sinistra, pentirsi dopo è tardi. Votate Lega, poi mi faccia dire un'altra cosa.
che fai il breve. In questi tempi di crisi, la parola che scorre a fiumi che sento dai più è la parola responsabilità. Io uomo, come con il pensiero libero, la ascolto, la comprendo, la condivido, li prendo in parola e la pretendo da chi ne fa uso. Spero che chiunque la dica la rispetti in pieno. Grazie mille, buongiorno, grazie Andrea, buongiorno. Grazie mille e andiamo in pubblicità pregando Roberto, adesso riattacco di richiamarmi quando dobbiamo tornare in onda, grazie. Ladri in casa? Si sta sempre ogni minuto riempendo, non oso pensare cosa succederà quando inizieranno i comizi, ovviamente sarà gremito come ai bei tempi. Ringrazio tutti quelli che stanno chiamando e in particolare delle regioni più lontane, diciamo rispetto al nord, chi ci chiama da Cagliari come l'ascoltatore di prima, evidentemente un affezionato, ma ci fa senza ma ci fa sempre piacere sentirlo e sentire quanto ha da dire rispetto a come vede la situazione, soprattutto appunto nel sud, dove soffrono in particolar modo quella che io chiamo oppressione, insomma. Ecco, mi sto avvicinando al gazebo c'è scritto Partera e per San Marco, evidentemente con la bandiera della Liga Veneta, non della Liga Veneta, di San Marco. Ecco. Cerchiamo di far dire qualcosa a una bella signora per Radio Padania Libera in diretta. Prego. Pronto? Buongiorno signora, la sentiamo. Mi sentite? Sì signora, la sentiamo bene, prego. Cosa devo dire di bello? Tutto ciò che desidera, come le ha chiesto il nostro conduttore Andrea Ancona, qualche opinione su Pontida, la manifestazione dove si trova in questo momento, che peraltro poi inizierà tra poco con gli interventi del palco. Scusi, non sento niente. Abbiamo anche un altro ascoltatore in attesa. Pronto? Posso parlare? Pronto? Pronto? Andrea, abbiamo 2 chiamate in attesa, mentre se vuoi perfezionare magari il contatto con la nostra amica ascoltatrice che voleva dirci forse le sue impressioni. Abbiamo 2 chiamate in attesa, Prego. ti dicevo. Prego, pronto? Pronto? Buongiorno. Buongiorno. Allora, sono con voi della Lega. Vorrei però sulle dichiarazioni della Boldrini, che ha delegittimato la polizia perché allora vuole la scorta per lei e per la figlia, belli, alti, giovani.
La polizia mette a rischio la loro vita, per loro, per questi che la delegittimano. E io dico una cosa, quando io do un segnale ai poliziotti, quando verrete chiamati perché hanno avuto dei furti, non andateci, venite a salvare noi vecchine che siamo aggredite per la strada. Va bene, grazie. Pronto? Pronto? Sì, pronto, buongiorno. Buongiorno, Padania Libera. Sempre. E un abbraccio ai Serenissimi. Sì. Grazie di tutto. Grazie a lei. Pronto? 2 le chiamate che erano in attesa, che abbiamo sentito appunto, quindi la linea resta a te, Andrea. Ecco, io vado avanti in questo giro, adesso sul palco, vicino al palco c'è un monitor con un comizio di Matteo Salvini, che poi sentiremo ovviamente, la radio seguirà tutti gli interventi dei politici a partire dai 3 governatori della regione, Costa, Zaia e Maroni, e dopodiché ci sarà l'intervento del presidente della Lega e fondatore della Lega Nord, Umberto Bossi, e poi Matteo Salvini da ultimo. Ecco, quindi invito tutti quanti, non sono potuti venire nel pratone di Pontida, di ascoltare in diretta e seguire tutta la manifestazione, che è una cosa interessante anche per capire le linee della Lega e magari chiarire qualche dubbio che, dico francamente, pochi hanno, perché vedo tanto entusiasmo, vedo anche tanta consapevolezza. Ecco, sono davanti al gazebo dei ciclisti padani, no? Il ciclismo padano si inventa un bel libro, e io non so, vediamo di far dire qualcosa a chi vuol parlare per Radio Padania Libera in diretta. Guarda, nessuno si muove. Prego, guarda, fai tu. Allora, per Radio Padania Libera in diretta. Per Radio Padania Libera, come mai qua e con quale spirito siete qua? Il ciclismo è uno sport di fatica. I padani lo sanno perché sono qua, perché è una vita che i ciclisti padani ci sono, e è una vita che noi siamo presenti qua. Cioè vuol dire che se sei un padano sai chi è il ciclismo padano. Ecco, ma un'analogia fra la dura lotta della Lega e la lotta per arrivare quantomeno al traguardo di un ciclista, che è fatica pura. Allora io ho un detto che dice che il calcio è uno sport, il ciclismo è una vita. Cioè vuol dire che il ciclismo non è come il calcio, che tu sei fermo, ti arriva il pallone e lo butti via. Qua se non vai in salita rimani indietro che ti vedono tutti. Il ciclismo è proprio la dimostrazione del carattere della persona, cioè è il futuro di una vita, cioè come una pianta che nasce e viene fuori, va su, a secondo come viene alimentata. Invece col calcio è un imbroglio, è un gioco, ce lo usano come gioco. Grazie mille, si vede anche così il carattere che anima i nostri militanti, di chi è venuto qua a Pontida, e poi c'è il gazebo dei professionisti e imprenditori uniti. Prego, prendiamo la telefonata in attesa. Pronto? Pronto, buongiorno. Buongiorno, Carmen Milano. In bocca al lupo per la manifestazione. Le vostre le battaglie della Lega sono tutte importanti, però quella più importante bisogna battere il chiodo contro l'immigrazione, che sta diventando invasione. A Milano non se ne può più. Per favore ditelo all'onorevole Salvini, bisogna fare qualcosa di drastico, non si può continuare a subire. Grazie e buongiorno. Sì, grazie mille. Se non ci sono altre telefonate in attesa, rispondo che Matteo ovviamente sa benissimo, perché lui è di Milano, vive prevalentemente a Milano, è nato a Milano, è cresciuto a Milano, anche politicamente parlando, la situazione di Milano la conosce,
evidentemente con un sindaco di sinistra. Milano non ha grosse possibilità di uscire nello stato in cui è. Noi stiamo preparandoci e preparando il terreno ovviamente per le prossime elezioni amministrative, fra 2 anni quando ci saranno, ma finché c'è questo sindaco, finché c'è questa giunta a Milano, evidentemente noi dobbiamo subire, ma non subiamo passivamente, e ci ribelliamo con tutti i mezzi che abbiamo a un governo locale che non ci piace. E come sono tornato qua intanto al gazebo della radio, vediamo se c'è qualche persona da intervistare. E il gazebo, ovviamente, davanti al gazebo è un macello, è affollatissimo. È una volontaria che sta dando i giornali. Grazie mille. Se mi senti, Andrea, abbiamo anche 2 chiamate in attesa. Prego, prendiamole. Pronto? 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 Pronto, buona domenica. Grazie. Buona domenica. Grazie. Sentite, io telefono da Torino, un po' che non vi telefono perché avevo dei problemi di farmi operare dagli occhi, adesso mi hanno operato e ci vedo. Volevo dirvi questo, io ieri ho incontrato 3 egiziani qui a Torino, questi hanno la guerra. Sapete cosa mi hanno detto? Che a Milano non si può vivere, sono scappati dai marocchini negri che ci sono. Mi hanno detto Torino è ancora una città che si sta bene. Mi hanno detto ma lei vedersi a Milano, signora, cosa c'è? Dice una cosa spaventosa tra negri e marocchini. Meno male, Milano state proprio tanto bene, né? Buona domenica. Grazie mille. Abbiamo altre telefonate? Pronto? Sì, pronto. Sì, sono io? No. È pronto? Sì? Prego. Sì, sono sulla strada per Pontida e penso Bene. fra un quarto d'ora di essere lì. Qua freddati perché è un problema parcheggiare. Immagino, mi fermerò indietro, sto arrivando da Como, per cui... Niente, una cosa voglio dire a tutti i nostri amici padani. Purtroppo noi abbiamo ancora troppa gente che si fa influenzare dalla Chiesa Cattolica, dai sindacati e dai partiti di sinistra. Possibile che i lombardi, i veneti, i piemontesi soprattutto e gli emiliani anche non si rendano conto del disastro che questo buonismo sta portando nelle nostre regioni? Una marea di gente che non ha niente a che vedere con la nostra cultura, che prima o poi creerà problemi spaventosi. Bisognerebbe partire con delle denunce verso chi accoglie questa gente, perché secondo me si deve trovare un appiglio nella Costituzione, nelle leggi, eccetera, per mettere di fronte alle loro responsabilità chi ci governa. Grazie, buona giornata a tutti. Prego. Scusa, prima di prendere un altro ascoltatore, qua c'è un signore che ha tornato da tutti, Dario Galli. Allora, guarda, non sono preparato, per cui a ruota libera, cosa pensi di questa Pontida e di questo momento particolare che vive la Lega in questo momento e delle prospettive ovviamente? Sì, buongiorno a tutti. Diciamo, quella di oggi è un passaggio a Pontida assolutamente fondamentale. La Lega negli ultimi 2 anni ha avuto le sue traversie interne che conosciamo tutti, ne siamo usciti bene, va dato onore a Salvini che veramente negli ultimi 5 o 6 mesi ha proprio messo in atto una serie di iniziative straordinarie che hanno veramente ribaltato la situazione e riportato in crescita la Lega. Quello delle europee poi in particolare, diciamo, rivestono in questo momento un significato proprio che non va proprio disconosciuto, perché la battaglia in Europa è la battaglia della Padania, nel senso che risulta ormai chiaro che dallo Stato centrale non porteremo a casa mai nulla, potremo solo continuare a combatterlo, ma se ci sarà mai una possibilità di cambiare le cose sarà cambiando l'Europa e imponendo all'Europa
la possibilità ai popoli europei liberi, autodeterminati, di decidere il proprio futuro. Quindi un passaggio elettorale veramente straordinariamente importante, che va spiegato bene a tutti i nostri cittadini, perché non ci sono occasioni una volta al giorno, quando ci sono vanno prese. Grazie a Dario Galli, non so se è ancora l'intervento è concluso, non so se hai altre domande per lui, Andrea. L'ascoltatore che vuol fargli qualche domanda magari è disponibile ancora un po' di tempo. Abbiamo delle chiamate in attesa, vediamo se magari qualche nostro amico ascoltatore. Va bene. Beh, io intanto lo faccio ascoltare a lui perché abbiamo un solo telefono, per cui ecco, guarda, fai tu adesso, rispondi un po' tu. Si sente? Sì, senti, perché fa un problema. Sentiamo quindi se sente bene il nostro amico ascoltatore che è in linea e può parlare. Pronto, buongiorno. Pronto, buongiorno. Per motivi familiari non sono riuscito a venire lì insieme a voi sul prato, sinceramente mi piange il cuore, però purtroppo è andata come è andata quest'anno. L'anno prossimo volevo sapere se era possibile fare una cosa che avevo proposto, entrare in tutte le zone industriali, nei 100 paesi, riprendere tutte le zone che stanno chiudendo industriali e proiettarne alle spalle del comizio del palco. Sarebbe veramente una cosa molto bella. Non so se il presidente Galli ha sentito la domanda del nostro amico ascoltatore, c'è peraltro una seconda chiamata. Dicevo, c'è peraltro una seconda chiamata in attesa. Sì, ascoltiamo anche questa. Sì. Prego, buongiorno. Buongiorno. La sentiamo, benvenuta, salve. Ah, buongiorno, sono io? Sì, signora, e lei, benvenuta. Senta, io chiamo da Cinisello e ieri si sono accoltellate delle persone di colore in via Rosselli. Questo non è stato detto da nessuna parte. Poi vi voglio dare una buona notizia. Mio figlio è stato candidato per Berlusconi quando ci sono state le elezioni. Adesso siamo tutti della Lega, 130 voti. Grazie alla nostra amica ascoltatrice Dario Galli. Sì, ma diciamo, intanto ringraziamo per questa bella notizia dell'ascoltatrice, e mentre per il primo ascoltatore, peccato per lui veramente che non possa essere qui oggi, perché la giornata è straordinaria, proprio come le Pontida mitiche. Sole, cielo azzurro, vento che fa proprio garbire al Cecchito, non è una frase fatta, le migliaia di bandiere che ci sono di tutti i popoli padani, per cui uno spettacolo veramente straordinario. Spero proprio che la prossima volta ci possa essere. Per quanto riguarda invece le due argomentazioni, diciamo, le aziende e gli immigrati, sull'immigrazione pare che ormai l'unica ad interessarsi della questione sia la Lega, cioè perché Renzi, il suo governo, il ministro degli interni Alfano, tutti ben pensati, pare che abbiano solo come unica preoccupazione quella di fare il puro operete, lo dico con molto rispetto per le persone che sono in quelle condizioni, cioè alla fine si preoccupano solo di portare le persone in Italia e trovare un posto in albergo. Mi sembra veramente un po' poco per chi vuol governare, ma soprattutto rovesciare e ribaltare le sorti del paese. E questo poi ovviamente porta a quello che conosciamo bene, disoccupazione anche per gli italiani, delinquenza diffusa e scene veramente da Far West come la signora prima descritta. Per quanto riguarda le imprese, lo stesso ragionamento, la Lega da anni proprio dice le cose banali perché sono quelle ovvie da fare che devono essere fatte, quindi abbassare la spesa dello Stato per abbassare la pressione nel mondo del lavoro. Qui è inutile che si arrabattino tutti gli studiosi, gli scienziati, i simili economisti a dire cosa bisogna fare, la qualità, gli investimenti, gli imprenditori che non rischiano. Cioè, ragazzi, se noi abbiamo gli operai che costano come i tedeschi, guadagnano come gli algerini, è solo perché in Lombardia doveva mantenere l'inefficienza dello Stato a Roma o in Sicilia. Voglio dire, dico delle cose ovvie e banali, ma che purtroppo non restano sempre le stesse. Dobbiamo arrivare a un sistema da Svizzera, dove la gran parte del costo del lavoro va in busta paga e non in tasse. Con quel modo molto semplice si ridarebbe vita al mercato interno, tutte le aziende che lavorano per il mercato interno potrebbero ricominciare a crescere, e anche quelle che lavorano per l'estero, che fortunatamente soprattutto in Padania sono ancora tante, con un po' meno burocrazia, meno tasse alle aziende e meno cuneo fiscale potrebbero fare quello che hanno sempre fatto. Gli imprenditori padani non hanno bisogno del governo, dei politici che gli dicano quello che devono fare.
devono solo essere messe nelle condizioni di tutti gli altri concorrenti europei e mondiali e il loro mestiere lo sanno fare molto bene. Abbiamo 2 chiamate in attesa, Presidente. Sì, grazie. Pronto? Pronto? Signora, è in diretta, noi la sentiamo bene, prego. Sì, grazie. Volevo parlare con il Presidente Galli. È in linea e la sta ascoltando. Presidente Galli, sono Maria Cada da Bergamo. Mi hanno detto che lei è candidato per le europee, vero? Sì, insieme a tanti altri. Ecco, sì. Ecco, mi raccomando, la mia famiglia sicuramente voterà per lei. Mi raccomando, quando andate là, sono sicura che lei ci andrà. Siccome comunque continuano a dire che chi è là, quelli che sono là in Europa non fanno niente, non sanno parlare, non sanno esprimersi, io sono sicura invece che se andate tutti voi che ho sentito i nomi, sono sicura che difenderete sicuramente le nostre leggi, farete proprio veramente una bella battaglia e sono sicura. Io mi dispiace che non sono lì perché avrei voluto stringerle la mano, perché noi siamo tutti ammiratori suoi. Comunque lei è in gamba e sono sicura che se va in Europa difenderà sicuramente il nostro nord, la nostra Lombardia e tutto quanto. Grazie dottor Galli, grazie. Se vuole Presidente c'è la seconda chiamata. Sì. Allora, ascolti, io non so se lei mi sta ascoltando. Io volevo avvertirvi che ieri mattina alla stazione centrale, sopra le scale mobili, sono stati scaricati una 60ina di clandestini. Erano tutti sdraiati a terra nei sacchi a pelo con degli stracci sopra. Ieri... Pronto? Ieri sera, sì. Presidente, non so quanto tempo può fermarsi con noi e penso abbia sentito invece le domande. È passato Salvini, quindi adesso credo che ancora glielo debba passare, però velocissimamente per rispondere all'ascoltatrice. Ringrazio veramente la prima ascoltatrice e sono sicuro che chiunque verrà eletto saprà portare avanti l'interesse del Nord in maniera adeguata. Credo che Salvini in questi anni abbia fatto un gran lavoro anche in Europa e con i suoi collaboratori e con gli altri parlamentari, credo che si continuerà assolutamente su questa strada. E quello che diceva la signora sezione centrale, sapete bene quello che il Comune di Milano ha fatto soprattutto nei confronti dei profughi siriani e quello che è la politica comunque del Comune in generale verso l'immigrazione, quindi purtroppo queste cose non devono sorprendere. I milanesi purtroppo, spero in gran parte pentitisi, hanno fatto quella scelta qualche anno fa, speriamo che la prossima ci ragionino un attimo e facciano scelte diverse. Grazie Presidente, se vuole e se può fermarsi ancora con noi, ci sono 2 chiamate in attesa, però questo appunto lo dica lei perché abbiamo sentito anche in diretta. Guardi, sono a disposizione, però non voglio monopolizzare, per cui facciamo un altro paio di telefonate così poi lasciamo spazio anche agli altri. E allora le sentiamo. Dopo comunque c'è qui Ancona che dirige la regia, quindi dopo deciderà lui cosa fare. Benissimo, allora la decisione conduzione giustamente ad Andrea Ancona perché ha lui la palla in mano e come dicevamo allora sentiamo queste 2 chiamate, poi dopo mi dite voi da Pontida, io mi attengo. Pronto? Pronto? Sono io, Maria da Genova. Sì signora, buongiorno, benvenuta. Buongiorno, perché non so mai se sia. Volevo appunto parlare con voi perché forse siete l'unici con cui una persona, gli unici politici o giornalisti diciamo ci può sfogare veramente. Io sono terrorizzata, angosciata a vedere queste navi che arrivano, mi fanno pena, ma non possiamo continuare a prendere gente. Che facciamo? Come facciamo a mantenerli? Ci sono delle persone che prendono niente di pensione, il minimo di pensione, e queste persone qui costano un occhio dalla testa all'Italia. Non lo so io, ci vuole il polso più duro, nessuno è capace a dire no, non entrano più, tornano indietro. Ma perché non li fanno tornare indietro quando si mettono al limite in mare, non so, delle acque territoriali? E basta, non arrivano, non fanno. Hanno fatto la guerra in Libia, hanno fatto la guerra in... E che cosa ha fatto? Hanno peggiorato la situazione, non le sembra? Io non so, mi sembra dalla Libia non sono mai arrivata tanta gente come arrivano adesso. Comunque io adesso vado a votare i vostri, mi hanno detto in comune, vero? Qui a Genova, Pronto? Sì, in comune è possibile firmare il referendum, se è quello che intendeva. Ecco, sì, il referendum che poi si riferiscono anche a tutte queste cose qua, no?
Legge Fornero, abolizione della possibilità per gli immigrati di partecipare ai concorsi pubblici, abolizione della legge Merlin, gli altri due ho un voto di abolizione delle prefetture, e poi il quinto che manca, chiedo alla Presidente Galli se me lo può suggerire, se no un attimo di mente locale e lo recuperiamo, il quinto che manca, quindi abolizione della legge Fornero, abolizione delle prefetture, abolizione della possibilità per gli extracomunitari di partecipare ai concorsi pubblici e l'abolizione della legge Mancino era il quinto che mancava. Sì. Sì. Non avevano in modo, comunque ci ripassiamo, tanto c'è tempo, no? Sono 2 mesi mi sembra, 2 o 3 mesi. Grazie. Grazie alla nostra amica ascoltatrice, la seconda chiamata e poi le risposte del Presidente Galli. Pronto? Buongiorno signora, benvenuta. Ecco, buongiorno, sono Luigina e chiamo da Brescia. Vorrei mandare un augurio a tutta Pontina, ma un augurio forte a Matteo Salvini, che lo sento sempre proprio dal profondo del cuore, le faccio tanti auguri a tutti. Ma la cosa che vogliamo tutti quanti è la richiesta di fare qualcosa per queste persone immigrati che entrano nel nostro paese, che è una cosa che non sta né in cielo né in terra. Vi prego, fate qualcosa, perché è una cosa orrenda vedere tutta questa gente in giro che gira e di qui di là. Io vi ringrazio e augurio ancora a tutti quanti. Presidente Galli, o comunque la linea a Pontida? Sì, certo, no, ma diciamo che speriamo che siano veramente tante le persone, con la prima ascoltatrice, che il 25 maggio magari per la prima volta, arrivando da altre scelte precedenti, votino la Lega, perché hanno capito che sugli argomenti importanti per il nostro presente e soprattutto per il nostro futuro è l'unico partito che dice le cose che devono essere fatte. Infatti, discutibilmente l'immigrazione resta uno dei problemi di fondo, che anzi sta diventando sempre peggio, nel senso che si sperava, dopo tanti anni di battaglia politica, di informazione, che a livello proprio di convinzione popolare e anche politica da parte di altri partiti ci fosse la consapevolezza del rischio per il Paese, soprattutto per le nostre regioni del nord della Padania, riguardo questo fenomeno. Però vedo che gli anni passano e non solo non si fa niente, ma addirittura appena uscita la Lega dal governo hanno cominciato a fare decisamente peggio, fino ad arrivare all'assurdo di oggi, lo dico sempre con massimo rispetto per le singole persone, intendiamoci, però l'assurdo di oggi, dove noi aspettiamo che i barconi escano di 1 metro dalle acque territoriali, quindi poche miglia dalle coste dell'Africa, e le andiamo a prendere, le portiamo direttamente negli alberghi, ma è una roba che qualunque paese del mondo non ci crederebbero, perché io veramente non so più cosa dire, ma soprattutto devo dire, non si rendono conto di quello che succede in prospettiva. Non è questione di aiutare le persone, tra qualche anno, quando saranno decine di milioni le persone nel nostro territorio avanti questo passo, ma noi cosa faremo? I nostri figli cosa faranno? Sono destinati a essere minoranza etnica nel paese del loro padre, un'assurdità veramente che non sta nel cielo. A indicazioni su come procedere, siamo peraltro vicini alla pausa pubblicitaria. Riprendo un attimo le regole della partita. Grazie a tutti e buona giornata a chi c'è qui a Pontida e soprattutto a chi non ha potuto venire ed è veramente si perde qualcosa di straordinariamente bello. Buona giornata a tutti, Padania Libera sempre. Ringraziamo Dario Galli per la sua immensa disponibilità che mi ha permesso di tirare il fiato, grazie. Abbiamo 2 chiamate in attesa, Andrea. Quale prendiamo? Sì, pronto? Sì, buongiorno. Oh, buongiorno, e viva Pontida, peccato che non ci sono, che non posso per una gamba. Allora, sono Bruna, chiamo da Genova e sono militante della Lega e poi sono sarda. Allora, ieri abbiamo abbracciato Santo Matteo, eravamo in tanti, e viva la faccia di quelli che vengono a rompere le balle, dico io, che sono sempre lì pronti. Ad ogni modo, aboliamo l'Italia, aboliamo l'Europa, e voglio dire ai sardi, mi meraviglio di voi che addirittura li portate nell'agroturismo, diceva Matteo ieri, e che i nostri maialini sardi arrivano dall'Olanda. Ecco lì che è tutto fatto. Dove sono le palle dei sardi che ho conosciuto io prima di emigrare? Mi dispiace tanto. Forza sardi, non lasciatevi invadere come noi in Liguria. Un abbraccio a
tanti auguri per Pontida a tutti, un abbraccio forte. Ciao, arrivederci, Grazie. ciao. Grazie. Un attimo solo, Roberto, prima di passare la telefonata, c'è qua Leo Sigel che ha visto tante Pontida. Ecco, io chiederei a Leo, tu che hai visto tante Pontida, cosa ne pensi di questa? Ma credo che forse la Pontida, che è una di quelle che tocca maggiormente il cuore, perché abbiamo vissuto la Pontida dopo il dramma di Umberto Rossi, e questa è la Pontida, diciamo, della rinascita, della ripartenza. Non è casuale che comunque sul palco ci sia il nostro padre fondatore Bossi e il nostro enorme segretario che è Matteo Salvini. Grazie ad Ancona per questa opportunità che mi ha dato. Grazie Leo. Abbiamo un'altra telefonata? Sì, Andrea, e poi la pausa pubblicitaria. Ok, allora prendiamo la telefonata, poi detta tu i tempi, Roberto. Pronto? Pronto? Sì. Buongiorno, sono Gianni. Telefono Gianni. per dire che ho sentito la telefonata della signora prima. La Lega sta facendo il possibile, Salvini più del possibile. Adesso spetta solo noi cittadini votare giusto. Dobbiamo votare noi, perché Salvini, benché sia grande e forte, però se noi non gli diamo il supporto che necessita, hai voglia. Uno. Secondo, siamo arrivati alla situazione assurda che i giovani vanno all'estero a lavorare, i nostri italiani devono andare all'estero per trovare lavoro, e noi qui facciamo arrivare tutti gli extracomunitari clandestini. Saluti, buona Padania. Grazie, assolutamente sì. Allora Roberto, ti lascio la linea per la pubblicità e poi mi richiami quando dobbiamo tornare in onda. Grazie. La regione
Grazie ai nostri amici inserzionisti ed ora la linea ritorna a Pontida. Andrea Ancona. Eccoci qua, tornati in diretta nel prato di Pontida. Allora qua c'è una star, è malpelato e non ha importanza. Sammy Varin, Sammy, un saluto particolare oggi. So che ti sei dato un grande affare ieri, una grande serata, a te la palla. Palla, altro che palla ragazzi, qua ci sono migliaia di persone già sul pratone e non sono ancora arrivati praticamente neanche la metà dei pullman, quindi attenzione, penso che sia una Pontida da record, quella che apprezziamo a vivere, un record che fa ognuno di voi che nonostante la crisi, nonostante che abbiano cercato di cancellarsi, di polverizzarsi, oggi avete preso il pullman, avete preso la vostra auto, la vostra moto, avete preso il treno, per essere qui sul pratone, per dare un segnale gigantesco alle telecamere, e signori, ne stanno arrivando di telecamere. Io lo dico a tutti, se vi avvicineranno i giornalisti, parlategli, non abbiate timore, diteli che siamo qui per combattere Roma, per combattere Bruxelles, non abbassate la testa adesso signori, è una battaglia che dobbiamo fare fino all'ultimo, uno per uno, mi raccomando, vi aspetto a Pontida. Grazie Sammy superstar oggi, come del resto lo è in trasmissione. Una chiamata in attesa, un'ascoltatrice. Prendiamola. Pronto? Pronto, sono Patrizia di Ferrara. Buongiorno. Buongiorno. Questa rossa schifosa città dei comunisti. Io volevo dire, buttate dei pezzi di maiale nei luoghi di riunione di questa gente, nei terreni delle moschee, eccetera, eccetera, in modo da vedere se qualcuno si allontana. E chiamo, evviva il Ku Klux Klan. Ciao, buona Padania. Insomma, dall'ultima affermazione ci dissociamo. Io personalmente, la radio evidentemente, è un parere della nostra ascoltatrice che non condividiamo, però è il suo parere, per cui è andato in onda e vabbè, insomma. Ci sono altre chiamate in attesa? Linee aperte e libere in questo momento. Ok, allora andiamo avanti. Ci sono bandiere del Veneto che sventolano, già piazzate sotto militanti già da ore sotto il palco, per sentire i comizi degli amministratori, dei presidenti di regione, di Roberto Calderoli, poi ci sarà Umberto Bossi e poi ovviamente Matteo Salvini. Ecco, mi avvicino al palco. Matteo Salvini tra le altre cose sta girando tutti i gazebo e salutando tutti, ovviamente un segretario, come sono sempre stati i nostri segretari federali, in mezzo alla gente, in mezzo ai militanti, non distanti come sono abituati a fare da altre parti politiche. Insomma, sentiamo un po' in parere di qualcuno che è qua in attesa in prima fila per ascoltare per Radio Padania Libera. Lei è in attesa qua, in diretta signora, lei è in attesa qua, no, mi decide due parole. La signora non parla, ma non si però può. c'è un'altra chiamata in attesa. Allora prendiamo le chiamate in attesa, grazie. Buongiorno, mi chiamo Enzo dalla provincia di Treviso. Io purtroppo oggi non ho potuto essere presente a Pontida, però sono presente col cuore. Senta, una cosa, io faccio il camionista e sono via tutta la settimana, io giro l'Europa e vorrei che quella gente che tanto ama sti clandestini, sta gente che arriva, facesse un giro per, dico, qualche città europea, Bruxelles, Marsiglia, dove la seconda lingua parlata a Marsiglia, e questo me l'ha detto un francese, è il francese. La prima lingua parlata a Marsiglia, ho fatto i conti un po' voi cos'è. Hanno su verso Amsterdam, verso quelle città lì. Vedrai che tutta quella gente amante di quelle persone là, forse cambia idea, perché vedi 100 di loro e vedi un bianco. Vabbè,
Dopo un'altra cosa, perché io purtroppo la radio l'ascolto sabato e domenica quando sono a casa. Quando nominate il Premier Renzi, usate anche Premier Renzi mai eletto dal popolo, perché c'è gente che forse si è dimenticata di questo particolare, perché io parlo con delle persone e dicono: ma come? Come mai eletto dal popolo? Ha capito? Allora mettete, se potete, se si può, per amor di Dio, mettete il Premier Renzi mai eletto dal popolo, bla bla bla, andate avanti col vostro discorso, in maniera che la gente sappia che non è mai stato eletto sta persona qua. Ok, auguro a tutti i presenti a Pontida una buona Pontida, e viva la Lega e il Veneto libero, forse un domani, te lo auguriamo di cuore. Grazie ragazzi, in gamba, ciao ciao. Grazie mille. Abbiamo un'altra telefonata? Linee aperte e libere, Andrea. Ok, ovviamente condivido tutto quanto ha detto l'ascoltatore di prima. Conosco anch'io Marsiglia, è vero, si sente parlare il patois, si sente parlare, ma in tutta la Francia c'è anche più la cultura, che c'è una cultura nazionale, magari appunto nazionalista, ma c'è anche una grande cultura locale. Nei paesi si parla il patois del luogo, patois è dialetto, non dialetto, non è una lingua, ecco, e hanno forte questa identità in Francia, evidentemente, cosa che qui in Italia ce la stanno facendo perdere, o se non l'abbiamo, noi stiamo combattendo per non perderla del tutto, insomma, ma evidentemente fanno tutti gli sforzi per farcela perdere questa identità territoriale. Continuo qua questo giro dei gazebi che certi sono inavvicinabili, e poi non voglio disturbare anche chi al gazebo sta lavorando, sta portando, ovviamente sta lavorando per il movimento. Una chiamata in attesa. Ecco, prendiamole. Pronto? Pronto, buongiorno. Buongiorno. Sono Silvia da Bologna. Prego. Buongiorno, senta, volevo fare una precisazione sulla disinformazione che sta andando su tutti i canali RAI, Mediaset incluso, cioè la balla che stanno raccontando a tutti gli italioti che questi che arrivano sono un transito e vanno nei paesi del nord Europa. Non è così. Perché? Perché questa gente sono clandestini, non hanno i documenti, sono venuti senza documenti per non farsi identificare. Pertanto per le leggi europee chi non ha i documenti non può andare, cioè può girare liberamente, perché se non lo scoprono gira, ma se si vuole stanziare in un paese del nord Europa non potrà trovare casa, lavoro, perché non ha i documenti, perché là sono seri, non sono dei cialtroni come qua da noi. Questo è quanto. E quindi vi volevo dire a tutti gli italiotti eventuali che ci sono in ascolto che vi stanno prendendo ancora per il culo i vostri governanti, quelli che vi governano. Buongiorno. Grazie, buongiorno. Abbiamo un'altra telefonata? Pronto? Pronto? Pronto, buongiorno. Buongiorno. Io ieri sera ho sentito una notizia che mi ha fatto veramente accapponare la pelle. Voi dovete sapere che nella miseria in cui viviamo, in Sicilia, il governatore Crocetta ha acquistato... Lei è siciliana, signora? No, per amor di Dio. Ha acquistato 6 macchine di gran lusso con degli optional impensabili e si sono giustificati a dire che purtroppo lì lui è praticamente vulnerabile e che quindi la sicurezza la si paga anche con il gran lusso, insomma. Io non lo so, qua bisognerebbe fare una manifestazione o qualcosa di eclatante, perché guardate, ho fatto vedere queste macchine che mi ha fatto venire la pelle d'oca. Signora, grazie. Grazie a lei. Grazie. Allora guardi, noi siamo qui, io sono qua con un candidato al Parlamento europeo per la circoscrizione sud, un siciliano. Allora prima un'ascoltatrice ci ha detto che Crocetta viaggia con delle macchine di gran lusso, insomma non si fa mancare niente. Che percezione avete in Sicilia di questo personaggio e di altri personaggi che governano la regione? Al momento diciamo che non è mutato niente nelle situazioni di difficoltà dei siciliani. Viviamo difficoltà lavorative, la disoccupazione altissima, e adesso c'è un'emergenza
ineluttabile, che è quella dello sbarco continuo di immigrati che ci sta mettendo in ginocchio, non tanto dal punto di vista umanitario, ma soprattutto per la convivenza, perché si cominciano a concentrare conflitti sociali troppo stridenti fra di loro. Quindi il Presidente della Regione al momento è fermo al palo, non ha una maggioranza in Assemblea regionale e quel po' che riesce a governare alla fine non trova riscontro nella vita quotidiana di noi siciliani. Ringraziamo Fernando De Francesco, ripeto, candidato alla circoscrizione sud per la Sicilia soprattutto. Gli facciamo in bocca al lupo, se c'è qualche siciliano in ascolto, è uno dei candidati ovviamente della lista che la Lega Nord presenta nei territori del sud. Io vedo qua altri operatori televisivi. Di che televisione siete? Servizio pubblico, ok. Di servizio pubblico io non guardo la televisione, per cui non so. Ah, Santoro, perfetto. Allora il nostro ascoltatore sanno che abbiamo la troupe di Santoro che non penso che ci tratterà molto bene, come sono abituati a fare. Ovviamente diranno che il prato è vuoto, l'avranno magari qualche immagine l'avranno presa da ieri sera, quando il prato era vuoto, magari che il prato è vuoto, ma qua io assicuro che è difficilissimo camminare. Andrea? È un'impresa. Pronto? 2 chiamate in attesa. E allora riprendiamo. Pronto? Pronto? Buongiorno. Niente, volevo ricordarvi che tra gli ultimi questi premier votati, non votati dalla gente, votati sappiamo da chi, voluti da chi, da Napolitano, e Napolitano stesso ha voluto anche tra questi dei saggi della Lega. Come mai qui vi sentite tanto vicini alla gente e poi quando siete a Roma siete tanto obbedienti al capo, diciamo, no? Allo Stato mafia? E poi che si definisca Grillo un Hitler, mio Dio, quando Bossi le sparava, ma sa, Berlusconi, ormai tra Berlusconi, Napolitano, veramente abbiamo capito che ci hanno fregato tutti, e anche voi che con i soldi nostri vi siete andati a comprare le mutandine verdi. Va bene, grazie signora, la ringrazio molto. Ecco, ognuno pensa alle mutande sue, grazie. Se qualche errore è stato fatto, anche in buona fede, allora io le devo dire tutta, cara signora. Il presidente Cota ha ridotto di 1/3 i costi della politica in Piemonte. È per questo che è venuto fuori uno pseudo scandalo delle mutande verdi, che sia ben chiaro. È evidente che chi riduce i costi della politica, chi taglia e chi toglie le prebende, evidentemente non è amato dai poteri forti, da certi poteri. Evidentemente Cota non è stato amato dai poteri forti, e non per le mutande verdi, perché uno scontrino finito, 1 su 1000 o su 2000 finito nella parte sbagliata, non si può dare i giudizi di una persona, di un governatore di una regione che ha fatto ben altre cose. Ecco, e noi siamo qua davanti sempre girando, siamo tornati davanti al gazebo della radio, e ci sono televisioni private e pubbliche che intervistano i militanti, e in questo momento sono in mezzo al pantano, francamente. Qua è difficile camminare per 1000 motivi, e vediamo un militante che ha la tuta di Bergen, evidentemente la cosa incuriosisce, e comunque quindi stanno intervistando. Io continuo a camminare in mezzo alle persone. Dicevo prima, speriamo che i giornali e la televisione rendano giustizia di quello che succede oggi a Pontida, una Pontida meravigliosa, una Pontida magari che ci aspettavamo, insomma, ecco. E poi c'è qualcuno che vuole scappare, ma non ti lascia scappare, e allora tutti i presenti, fai un saluto da Pontida. Sono Maurizio di Passaparola, direi che l'ambiente è stupendo,
il fango è pochissimo e quindi anche questa è una buona notizia. La gente sta arrivando, il pratone direi che è mezzo pieno, secondo la teoria del mezzo pieno, sì. E quindi credo che meglio di così sia impensabile e secondo me fra un po' sarà pieno. Vi ripasso Andrea. Grazie. Andrea, 2 chiamate. Ringraziamo molto. In effetti il patrone, guardate, io mi sono voltato verso il gazebo, quindi non vedevo. Quando mi sono rigirato, il prato è ancora più pieno perché sta scendendo ovviamente le persone che sono in giro anche nei punti di ristoro e stanno avvicinandosi perché si avvicina il momento in cui noi dovremmo cedere la linea ben volentieri ovviamente ai comizi, e per cui le persone si stanno già predisponendo per essere nei posti, diciamo così, migliori. C'è da dire che qua c'è un'acustica molto buona, per cui da qualunque punto del prato ci sono le persone, si sente benissimo. E adesso c'è ecco, tra le altre cose una novità sul palco. Saliranno i bambini che sono il futuro, i bambini che rappresentano le cose, che rappresentano anche le cose per cui noi lottiamo per il loro futuro, il futuro che certe politiche cercano di purtroppo di distruggere, insomma. Ci sono telefonate, Roberto? Sì, Andrea, 2 chiamate. Avanti con le chiamate. Grazie. Pronto? Pronto? Buongiorno. Buongiorno, sono Mario De Varese. L'ultima telefonata della signora di prima, secondo me, dimostra proprio, cioè c'è da ringraziare una signora come quella lì, perché dimostra proprio che grazie a gente come lei, con la sua intelligenza e il suo quoziente, che guarda un paio di mutande, non si rende conto che mettono sui governi senza che noi andiamo a votare, e il nostro caro ministro, quando mancavano, faceva i senatori a vita per avere i voti, per mantenere il governo. La signora guarda le mutande, ma non guarda i miliardi che li portano via. Io invece devo ringraziare, e sono convinto, ringrazio voi tutti, noi tutti della Lega, perché perlomeno si crede e si cerca di fare qualcosa per migliorare questo schifosissimo paese, che poi in ogni punto ci sono le sue pecche piuttosto che, però certo che finché c'è gente che ragiona come quella signora lì, noi in Italia ci meritiamo solo, cioè lei si merita solo quel governo che abbiamo adesso, di truffatori, di ladri, che portano tutti alla miseria, sinceramente. Comunque, forza Lega, forza a tutti, grazie a tutti. Ciao, buona giornata. Grazie mille. Prendiamo un'altra telefonata. Pronto? Sì, buongiorno, mi chiamo Alberto, telefono da Bergamo. Volevo dire, sono un leghista di vecchia data, potrei definirmi un leghista numismatico perché ero riuscito a comprare un paio di confezioni delle monete coniate una ventina d'anni fa da una bresciana. Volevo dire questo, ieri sono riuscito a convincere un gruppo di romani residenti a Roma a votare per la Lega e anche ad andare a firmare il referendum. Allora questa gente qui a Roma, tra le tante piaghe che hanno anche quella degli zingari, sono disposti in vari punti della città e nel loro circondario lì succede di tutto, appartamenti svaligiati, interi filari di garage passati in una notte e così via. E volevo dire, io oggi non mi è possibile essere a Pontida, però insomma ho dato il mio contributo in questo senso. Poi vorrei rivolgere anche un saluto fraterno a tutti i leghisti che telefonano con telefonate sempre lucide, precise, piene di grandissimo buonsenso. Sono contento e anche orgoglioso di appartenere a un movimento che annovera tutte queste persone qua. Un abbraccio a tutti, soprattutto a quelli che sono presenti oggi a Pontida, e forza Salvini. Ieri nel convincere queste persone mi sono sentito dire sì, Salvini, Matteo Salvini, è l'unico, è proprio così. Auguri a tutti e buona Padania a tutti. Grazie, auguri anche a te. Prendiamo un'altra telefonata, pronto? Pronto, Padania Libera. Allora io volevo dire, quella signora veneta è Sandra di Vicenza, che lei si lamenta delle mutande verdi, il suo sindaco Variati, vorrei sapere quanti soldi dà agli zingari e le bollette che paga per la luce. Signora, si preoccupi prima là dove abita lei del suo sindaco. Va bene? Va bene, grazie, ma in effetti io
invito a non riprendere più diciamo, la telefonata che ha fatto la signora, è un suo parere che noi non condividiamo ovviamente, però non facciamo neanche troppa pubblicità perché evidentemente non meritano, insomma. Ci sono altre telefonate? Sì, Andrea, una chiamata in attesa. Ecco, prendiamola, grazie. Pronto? Buongiorno Giuseppe da Belluno, piccole e medie imprese. Pronto? Pronto, sì. Mi sente? Sì, male, però va bene, prova. Giuseppe da Belluno. No, volevo dire una cosa molto importante, che pur non condividendo oppure come la signora criticando si può chiamare, telefonare. Provate a chiamare Rai 1, Rai 2, Rai 3 o Antenna 7. Io sono 6 mesi che mando messaggi a TV7, a Canale 7, a Italia 1, Canale 5, per cercare di parlare alle trasmissioni sul discorso dell'immigrazione, e nessuno ti dice niente. Quindi o sei filo governativo oppure non ti lasciano parlare. E l'ultima cosa importante secondo me è Malletta, io non riesco a capire una cosa, ma se doveva riappacificare il paese, ma come si fa a mettere una come la Kenji a cercare di riappacificare il paese? Io non voglio sembrare razzista, ma come può una predicare così, fare gli interessi dell'Africa e essere italiana? Ma lei non si sente assolutamente italiana. Lei andrebbe benissimo andare al suo paese, farci eleggere Presidente della Repubblica e difendere, portare la democrazia al suo paese, ma non l'Italia, il suo paese non è l'Italia, perché lei non si sente italiana. Questo è il mio pensiero. Ecco. Grazie, ma io francamente non conosco quella signora che stavi citando, ho sentito qualcosa, però non la conosco e francamente neanche la voglio conoscere. Mi dicono che sia di pelle nera, ma non è quello il mio problema, essere nato in Tunisia, figuriamoci, no? Però è una persona che qualcuno sbagliando le ha fatto fin troppo pubblicità, non ha dimostrato niente, per cui la signora Madame Sionge, Madame Cécile, ti dispiace, je ne vous connais pas et je ne veux même pas vous connaître. Prendiamo un'altra telefonata. Pronto? 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 Buongiorno. Buongiorno. Chiamo dalla provincia di Belluno. Prego. Vorrei dire alla signora delle mutande che chieda, visto che sicuramente avrà il suo numero di telefono, al signor Lusi quante fabbriche di mutande si è comprato lui, naturalmente Intimo Rosso, con i soldi che ha rubato al suo partito. Grazie, buona Padania. Grazie mille. Allora mi dicono dalla regia che si va in pubblicità, io riattacco e mi richiamerà la regia ovviamente per proseguire fin quando ce lo chiederete, insomma. Grazie. Una
Grazie Roberto, e siamo tornati in diretta, sono qua davanti allo stand di Radio Padania Libera, sto cercando di farmi largo per entrare, vediamo un po', abbiamo delle telefonate in linea mi dicono. Sì. Pronto? Pronto? Salve ragazzi, sono Maria di Cassano Magnago, mi spiace ma purtroppo non ho potuto venire per motivi di salute, lasciamo perdere. Io sentendo la parola Pontida mi viene un nodo qua. Comunque vi ringrazio e saluto tutti e faccio un bocca al lupo, speriamo che la cosa vada avanti. Salve ragazzi, siete voi. Grazie. Saluto anche Sammy Varin. Grazie. Ciao a tutti, un bacione. Impegnato a fare autografi, foto e strette di mano, per cui... Pronto? 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 Sì, buongiorno. Sono Domenica di Brescia. Io Prego. oggi sarei dovuta essere a Pontida, ma purtroppo martedì sera alle 11 ho avuto i ladri in casa. Vivo anche da sola. E guardi, ho preso uno spavento, erano in 2 ed erano anche stranieri, mi hanno portato via perfino la macchina. Ho capito, mi dispiace. Ecco, ringraziamo tutti questi stranieri che abbiamo a casa, a Brescia. Sì. Grazie, buona festa. Arrivederci. Prego, dispiace tanto per quel che è successo e noi stiamo lavorando perché queste cose qua non succedono, quantomeno succedano di meno, insomma. Pronto? 2 erano le chiamate in attesa che abbiamo sentito. Scusa, non ho capito. Dicevo che erano 2 le chiamate in attesa, quelle appunto che abbiamo sentito. Ora le nostre linee sono aperte e libere. Bene, intanto continuiamo qua, sono tornato davanti, ma tutti i gazebi, voglio dire, faccio fatica a dire che questo ha affollato, quell'altro di più o di meno, perché sono ormai i gazebi inavvicinabili, insomma, c'è una fila di persone dappertutto, una fila di persone che sta firmando per il referendum, per l'abrogazione della legge Fornero, per l'abrogazione, per togliere i prefetti, per come si chiama, l'abrogazione della legge Merlin e quant'altro. È veramente incredibile come da stamattina alle 9, da quando è aperto il gazebo, ci sia questa fila costante davanti al gazebo per firmare, insomma. C'è tanta gente entusiasta, tanta gente che visita il gazebo. Ecco, abbiamo qua un grande Paolo Bassi. Paolo Bassi, qualcosa devi dire a Radio Padania, non è che puoi scappare così. Cosa ne pensi di questa Pontida? Dopo tante Pontide che hai visto, Paolo Bassi lo conoscete ovviamente, ed è uno dei primi della Lega, con i calzoni corti veniva qua. Paolo, cosa ne pensi di questa Pontida rispetto alle altre? Pronto, ciao a tutti. Innanzitutto c'è il sole bellissimo, già questa è una novità, è una notizia. Anche il fango mi sembra che siamo nei limiti dell'accettabile, quindi chiunque avesse ancora qualche dubbio a scegliere se venire o non venire deve assolutamente arrivare a raggiungere questo bellissimo prato in attesa dell'inizio della manifestazione, che sarà sicuramente interessante e soprattutto emozionante, perché il bello di questa manifestazione è che è qualcosa di assolutamente unico, che non esiste in nessun altro ambiente in questo paese. Non è una manifestazione e basta, non è una festa e basta, non è un raduno e basta, è molto di più, è il punto di ritrovo di una comunità, è un punto di passaggio assolutamente obbligato ogni anno, dove ricaricare le batterie e partire per altre battaglie. Scusate, in diretta per Radio Padania Libera, il professor Corti Aquilino. La prima volta che viene a Pontida, immagino, ho venuto altre volte. A dire la verità sono venuto anche una sola volta. Ecco, allora che impressione fa Pontida oggi con tutto quello che c'è in ballo? È una cosa del tutto diversa venire, diciamo, da pubblico oppure venire da, diciamo così, nel mio minimo protagonista, anche se protagonista
è la gente, il popolo della Lega, perché c'è un affetto incredibile. Passare per il prato e venire abbracciato, venire incoraggiato fa capire che siamo esattamente nella strada giusta. Quindi noi possiamo solo promettere che veramente andremo avanti fino a che avremo un grammo di energia. È possibile ancora sostenere l'impossibilità di privarsi ai noi dell'euro? Qualcuno riesce ancora a sostenerlo, ma seriamente, oppure sono soltanto cose pretestuose? No, ma perché dobbiamo privarci dell'euro, perché privandoci dell'euro riavremo il lavoro. Sono due cose che non vanno d'accordo. Se tu hai l'euro non hai lavoro e poi dopo alla fine non c'è neanche l'euro. La situazione è proprio semplice quella, perché se sei disoccupato poi dopo i tuoi euro sono a zero. Quindi di avere una moneta forte che però di cui hai il portafoglio vuoto non serve a niente. Questo la gente lo sta capendo e capisce che la cosa importante è il lavoro. Grazie a tutti. Grazie. Ecco, a me viene da dire che abbiamo vissuto per milioni di anni senza l'euro, potremmo farne a meno per altri milioni. Ecco, tra poco inizieranno a parlare dal palco, quindi quando sarà il momento cederemo la linea al palco di Pontida. Ci sono telefonate? Al momento le nostre linee sono entrambe aperte e libere, Andrea. Pronto? Al momento le nostre linee sono entrambe aperte e libere, Andrea. Ok, va bene. Sono sempre camminando qua sul prato, cercando qualche personaggio da intervistare, perché questa Pontida, dal nostro punto di vista, dal mio punto di vista personale, rimarrà storica, al pari ovviamente di tutte le altre, ma questa ha un significato particolare. Siamo a 3 settimane delle elezioni europee, l'iniziativa del movimento, della raccolta di firme per il 5 referendum, e pertanto diciamo che di carne al fuoco ce n'è tanta. Io vedo comunque tanto entusiasmo, tanta consapevolezza anche da parte dei militanti, quelli che sono qui, dell'importanza di questo momento. Tante bandiere che sventolano, tanta gente che sta ancora arrivando, per cui chi non è ancora arrivato a Pontida si affretti, perché diventa problematico poi riuscire a parcheggiare e a quasi entrare nel pratone di Pontida. Io 2 chiamate nel frattempo. Ci sono militanti che si fotografano a vicenda. Questa è una giornata veramente indimenticabile per tutti noi, e per qualcuno in particolare, per chi è venuto qua per la prima volta, oppure come Paolo Bassi, che invece le ha fatte tutte le Pontida praticamente, però è sempre qua, è sempre con una grinta e un impegno particolare. Questo lo dico, ha detto Paolo Bassi, ma a tanti altri militanti della Lega. Ecco, abbiamo qui, buongiorno, abbiamo qui il segretario della sezione nord-est di Milano, Ferdinando Flora. Ferdinando, tu hai fatto tante Pontide, intanto tu vieni dal sud, diciamola subito. Sono venuto 23 anni fa dal sud. Ecco, 23 anni fa. 23 anni fa, Va bene. 41 anni fa. Ecco, e questa è hai visto tante Pontide, questa è una Pontida particolare. Devo passare il telefono. Cosa ne pensi di che impressione ti fa? È una Pontida per il futuro, non solo dell'Italia, ma non solo della Padania, ma anche dell'Italia intera. Qui a Pontida ci sono anche i gazebo, dove ci sono i militanti, chiamiamoli così, o simpatizzanti dell'Italia meridionale. Ci sono anche i candidati. Sono tutti qui per il futuro. Il basta euro serve a questo. Poi riorganizziamo tutte le sorti dell'Italia. Tutto qua. È una Pontida per il futuro. Ecco, grazie Ferdinando. Noi abbiamo qua un altro militante storico, ovviamente. Io lo passo, non ti presenti adesso, non scappi. Uno che ha fatto cultura, che fa cultura padana. Ma è un ex, c'è anche il direttore della radio, allora prima il militante e poi il direttore. No, prima il militante.
Allora, buongiorno, io sono Roberto De Anna, per alcuni anni ho lavorato in radio, adesso siamo tutti qua, spero che questi che mi ascoltano siano in spirito qua con noi, è un giorno che speriamo importantissimo, speriamo che i risultati ci diano il risultato che ci aspettiamo. Va bene, per non stare tanto alla cosa al telefono vi saluto e ci sentiamo un'altra volta. Ciao. Scusa, grazie mille, abbiamo il direttore della radio Alessandro Morelli che qua. Allora Alessandro, anche tu hai vissuto tante Pontida, questa è particolare sembra. Questa è una grande Pontida, buongiorno a tutti, come sempre da Alessandro Morelli. Questa è una grande Pontida che riprende dopo una festa durata 3 giorni, il prato comincia a riempirsi di gente, quindi vedo tantissime bandiere, tanti colori. E dunque cominciamo con questa festa. Pronto? Sì, ti sentiamo forte e chiaro, stavamo sentendo la voce del direttore Alessandro Morelli. Pronto? Roberto? Andrea, noi continuiamo a sentirti forte e chiaro e stavamo sentendo la voce di Alessandro Morelli, il nostro direttore. Alessandro Morelli che appunto che è andato appunto nel gazebo della radio per insomma, essendo direttore della radio. Abbiamo qua una militante, no, non vuol fare, ma non vuole, è timida, ma abbiamo dei militanti timidi qua. Vabbè, un altro militante con una macchina fotografica, un 3 piedi. No, è una cinepresa lì, quel che è, insomma. Ecco, allora, anche tu sei un abitué di Pontida, immagino. Ecco, allora, cosa trovi di diverso di questa Pontida rispetto alle altre? Direi che è una Pontida che ha ripreso forte la battaglia della Lega. Qui siamo veramente ritornati ai tempi di battaglia dura. Questa volta dobbiamo vincere per forza, dobbiamo uscire dall'euro a tutti i costi perché altrimenti siamo rovinati. Grazie mille. Ecco, questo è il parere dei nostri militanti, di chi viene qua, non solo per curiosità, di chi viene qua ed è sempre stato in battaglia, come vedo tanta gente con tante bandiere, le più disparate, insomma, del Piemonte, del Veneto, di San Marco, di tutto il nord Italia, insomma. È sempre più difficile muoversi nel Pratone, ovviamente, come dicevo, continua a arrivare la gente, vedo della gente che adesso è sul filo della strada addirittura, quando inizieranno i comizi saranno tutti in mezzo al prato, anche se comunque ovunque, come dicevo prima, qui si sente bene, insomma. Abbiamo un altro militante qua, un altro militante storico. Allora, qui presenti e saluti a Radio Padania Libera. Sì, pronto? Siamo in diretta. Ciao a tutti, sono Marco di Milano, appena compiuto 50 anni, un po' in crisi, ma felice di essere qui a Pontida a costruire un altro tassello della nostra libertà. Padania sempre, Milano libera. Grazie, vabbè, 50 anni, ma li pesa, questi 50 anni li pesa, no? Io devo dire che non era molto contento, andiamo sempre avanti con i militari, vediamo un po' qualcuno di particolare, magari però molti non vogliono parlare perché non sono abituati, insomma. Vuole invece parlare una nostra amica ascoltatrice. A parlare in radio, ma insomma. Andrea? Però vedo comunque tanto entusiasmo, adesso qualcuno sta mangiando, bevendo. Andrea, mi senti? Dei comizi. Andrea, se mi senti, c'è invece una che voleva parlare, una nostra amica ascoltatrice. Pronto? Sì, pronto, buongiorno, sono Rosi di Parabiago. Senta, no, volevo dare una notizia che mi ha lasciato sconvolta e sono ancora sconvolta adesso. Questa notte in un telegiornale hanno fatto vedere, adesso non mi ricordo esattamente il paese in cui è avvenuto ciò che adesso le dirò. Comunque hanno fatto vedere la crocifissione di un cristiano
Ah, sì, sì. Lo sa che il Papa ha pianto per questa cosa? Vabbè, comunque. No, ma al di là del Papa, io voglio dire... È un episodio che io preferisco, ma io personalmente neanche commentare perché... No, mi scusi. È incommentabile. Sì, appunto, è incommentabile, però tutti quelli che vengono qui e noi non sappiamo chi sono, non vorrei che un bel giorno facessimo anche noi con la fine. E questo è il problema, grazie. È incommentabile. E questo è il problema. Pronto? Non sento più. La nostra amica ascoltatrice ci ha salutato, mentre dovrebbe esserci un'altra chiamata in attesa. Pronto? Prendiamo un'altra chiamata, pronto? Pronto? Sì, pronto, buongiorno. Buongiorno, guardi, io stamattina dovevo venire a Pontida, eravamo in 4 in macchina. A mia sorella stanotte ci ha fregato la macchina col cancello elettrico, e ho dovuto stare a casa. Guardi che io non ne posso più di questa gente. Continuo a rubare in questo paese che è un disastro. Così ho dovuto anche rinunciare a venire a Pontida. Grazie. Pronto? 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 Sono Maria da Bergamo. Sì, prego Maria. Senti, io ti do del tu perché ti sento come un fratello, guarda. Voglio dirti una cosa, quella signora che si è preoccupata tanto delle mutande, lasciamelo dire, dai, delle mutande verdi... Puoi farla più forte perché io sento poco. Quelle mutande verdi del Cota, forse alla signora non necessitano, è per quello che si preoccupa del colore delle mutande del Cota. Guarda, ma senti, ma io ti dico la verità, certe telefonate, certe affermazioni, voglio dire, a me fanno, detto in inglese, incazzare, ma preferisco non commentare perché si commentano da sole. Non si può, non è possibile, non è credibile che una persona in buona fede valuti l'operato di un presidente di regione perché, ripeto, 1000 scontrini che dà alla sua segretaria è scappato anche uno scontrino delle mutande, insomma, e che lui subito, ancora prima che gli venissero rimborsate, se ne è accorto e l'ha fatto togliere. Però la notizia ormai era partita, era succulenta. Cota ha tagliato i costi della politica in Piemonte, ha tagliato gli stipendi ai dirigenti, ecco, e questa è stata la vendetta dell'apparato ovviamente, diciamo, centralista, ecco. Pronto? Pronto? Sì. Sono Maria da Casalmaiocco. Prego. Senti, io voglio fare a tutti gli auguri a tutti i militanti e chi rappresenta lì. E poi io spero solo che la gente a un certo punto, se possono cambiare le cose, devono dare il voto giusto e non lasciarsi abbindolare da quello che dicono la tele. Ad esempio, gli extracomunitari che vengono qua e sono di passaggio, che io non lo credo neanche un pochino, perché se le frontiere gli altri li chiudono, restano qui. Speriamo che la gente non beva anche questa panzana. Auguri a tutti. Grazie. Adesso abbiamo ci sono telefonate in linea, ferma. Sì, una Andrea, una chiamata. La telefonata e poi ascoltiamo. È la mia? Facciamo salutare una mia. No, scappa anche lei. Mamma mia, ma qua scappano tutti. Va bene. È la mia, allora è la prendiamo mia la questa. telefonata. Ciao, sono Enrico. Senti, volevo dirti una cosa. Io non sono un leghista, però ho dato il 2 per 1000 alla Lega e apprezzo molto le vostre analisi politiche che fate. E volevo dire semplicemente una cosa sulle mutande verdi di Cota, che la gente politica, i nostri politici hanno tanto di cui vergognarsi, ma tanto, che le mutande di Cota possono essere solo, se le potrebbero mettere in testa e sarebbero sicuramente molto più puliti di quello che sono. E non sono leghista. Va bene. Va bene. Grazie. Pronto? Andrea, la linea resta a te. Ecco, e noi siamo qua davanti allo stand del caffè Padano, che anche questo stand è affollatissimo, chiaramente con sovvenzioni per il movimento, la radio e quant'altro. Pronto? Sì, Andrea, noi ti sentiamo.
Ah, eccoci qua. Ok. Guarda, intervistiamo qualcuno qua del Caffè Padano, per Radio Padania. Cosa ne pensi di questa Pontida? Qualcuno dai. Qua non parlano. Va bene. Qua ci sono più timidi di quel che pensiamo, insomma. Hai qualche telefonata, Roberto? Le nostre linee sono aperte e libere, mentre annuncio ai nostri amici che ci seguono da casa o che comunque possono accedere ad una rete internet che da questo momento, da qualche istante per la verità, il portale di Telepadania sta trasmettendo in diretta le immagini del pratone di Pontida. Sono riprese ovviamente le prime file, c'è Matteo Salvini che è stato inquadrato più volte, il nostro segretario federale che anche questa mattina, circa un paio d'ore fa, ha portato anche i suoi saluti ai microfoni di Radio Padania Libera, ai nostri amici ascoltatori, e lì veniva ripreso quando, viaggiando tra le prime fila, faceva autografi, stringeva mani, faceva fotografie, insomma praticamente veniva riconosciuto come una star, ma soprattutto come il leader e la guida della Lega Nord. Questa almeno era l'immagine plastica che era possibile ricavare vedendo queste immagini. Comunque la notizia, l'informazione che stavamo dando ai nostri amici ascoltatori era appunto che da qualche minuto Telepadania nel suo portale internet, quale è possibile accedere gratuitamente, chiaramente stanno trasmettendo le immagini del raduno di Pontida. Noi ovviamente siamo collegati e con il pratone per ascoltare insieme quando ci sarà i comizi dal palco e poi trasmetterli in diretta. Però per chi volesse vedere già qualche immagine, Telepadania fornisce questo servizio. Se vuoi, Andrea, possiamo dare anche un accenno della musica che stanno trasmettendo. Sì. Che è probabilmente quella che state sentendo anche voi allora, fai una cosa, se riesci mandi un po' di musica e poi mi richiami, grazie. Abbiamo regalato ai nostri amici che ci stanno seguendo in diretta radio alcune note per far respirare un po' l'aria di Pontida, l'atmosfera di Pontida. In questo momento è possibile vedere l'immagine, come dicevo, dal portale internet di Telepadania. C'è una bella giornata, esattamente come l'abbiamo sentita descritta dai nostri ospiti e soprattutto dal nostro inviato Andrea Ancona, quindi una giornata soleggiata, una giornata ventosa, quindi si sta veramente bene sul pratone.
canzone, le bandiere sventolano, che è veramente uno spettacolo da vedere. La musica è quella che stavamo sentendo, tra poco ascolteremo anche gli interventi dal palco. Tra poco la linea ritornerà anche ad Andrea Ancona, che è lì sul prato per noi. Nel frattempo ascoltiamo ancora qualche voce da chi ci sta chiamando da casa, per dare modo anche ad Andrea Ancona di riorganizzarsi, di respirare anche un po', perché è stata una diretta impegnativa, è una diretta impegnativa anche per lui, che ci segue, che segue per noi dal palco, dal prato, la diretta. Pronto? Buongiorno. Pronto? Sono io? Sì, buongiorno, benvenuto. Buongiorno, buona Padania e buona Pontida soprattutto. Senta, io volevo dire una cosa, da tempo volevo dirvela. Sono stata in Egitto 14 anni fa, viaggiando sul Nilo, ero vicino alla guida, seduto vicino alla guida. Questa persona, ricordate che vi parlo del 1998, 14 anni, questo egiziano del Cairo, che parlava in italiano perché noi eravamo tutto un gruppo, questo mi ha detto sinceramente che l'Islam vogliono conquistare l'Europa, e questo me lo disse nel 1988, perché dove mettono piede Maometto gli dice che devono stare. Questo è quello che mi disse questa guida. Vi auguro, speriamo che la gente capisca e che aprono gli occhi. Io sono milanese, ma ho paura di venire a Milano perché non c'è più sicurezza. Io ormai ho una certa età, anche se ho i parenti milanesi e io sono milanese, e non riesco più perché mi viene paura. Torni a trovarci, signora, perché la situazione comunque non è così allarmante da non poter mettere piede in città. C'è senz'altro una questione aperta sull'ordine pubblico, diciamo anche problematica, questa questione ordine pubblico a Milano. Ci metteremo mano quando, speriamo, la Lega Nord potrà tornare al governo della città di Milano dopo questa, speriamo, parentesi rossa/arancione del governo di Pisapia. A proposito di Milano, abbiamo con noi il consigliere di zona Andrea Ancona, che è anche capogruppo nella sua zona, che è il nostro, diciamo, inviato a Pontida oggi. So che ha degli ospiti. Andrea, ritorna a te la linea. Sì, siamo qua con Davide Boni, già presidente del Consiglio regionale lombardo, sempre in battaglia. Davide, tu che hai visto tante Pontide, cosa c'è di diverso, se c'è qualcosa di diverso di quella Pontida di quest'anno? No, buona partita. Sì, è giornata particolare perché siamo alla vigilia di una giornata elettorale europea. Ha una volta più la voglia di essere sul territorio e di combattere per la libertà della nostra parte. Sarà una grande festa, di grande comunicazione. Sentiamo la voce di Daniele Belotti, che sta introducendo la giornata di Pontida e che probabilmente sta iniziando. Andrea, se sei d'accordo, darei la voce al palco. D'accordo, allora diamo la voce al palco. Io ringrazio tutti, Padania libera e buona Pontida a tutti. Ma lo spirito di libertà resta sempre nel cuore di tutti noi. Pontida, da quasi 1000 anni, rappresenta il simbolo della riscossa dei popoli padani sottomessi. Ieri era il Barbarossa, oggi sono Roma e Bruxelles. Cerchiamo di essere uniti e compatti. Dobbiamo tenere i nostri soldi per la nostra gente. Altro che patto di stabilità, salva Roma e invasioni islamiche. Ma prima di dare il via agli interventi, ecco il tradizionale alzabandiera, con il nostro sole delle Alpi a sventolare sul sacro suolo di Pontida, insieme a Roberto Calderoli e a Umberto Bossi. Mano sul cuore, va pensiero!
E ora diamo inizio agli interventi di questa Pontida 2014. Negli ultimi 10 anni è stato il custode di questo sacro prato, il simbolo della libertà e della comunità padana. Guidare la città del giuramento è un onore unico per chi ha la Lega nel cuore. Ecco a voi il sindaco di Pontida, Pierguido Vanalli. E con lui salgono sul palco per la prima volta tutti i segretari delle sezioni bergamasche e i componenti del direttivo provinciale di Bergamo. E il ringraziamento simbolico a loro e a tutti i militanti che da 24 anni lavorano per realizzare al meglio questa mitica festa, ma è anche il ringraziamento a tutti i militanti della Lega, a tutti i semplici militanti della Lega, a tutti i valorosi militanti della Lega, di tutte le nazioni che non mollano mai! Dai con le mani tutti insieme! Più forte!
Padani, benvenuti a Pontida anche quest'anno! Dopo una presentazione come quella del nostro segretario provinciale, al quale va anche lui un applauso perché come noi ha lavorato in questi giorni, non è che si può aggiungere molto, è una grande emozione essere sempre su questo palco da 10 anni a questa parte. Purtroppo tra qualche giorno non sarò più sindaco di Pontida, ma ci sarà l'anno prossimo un altro sindaco leghista al mio posto, ne sono sicuro, perché con tutti voi qui davanti non potremo mancare questo appuntamento. Quest'anno abbiamo voluto esagerare, 4 giorni di feste e ringraziamento a tutti i militanti rappresentati qui dai segretari delle sezioni e delle circoscrizioni è doveroso. Un grazie ancora a tutti quelli che si sono dati da fare questi giorni, un grazie perché un rinnovato entusiasmo sta coinvolgendo la Lega e loro sono pieni di questo entusiasmo e hanno dato tutto, anche più di tutto, per lavorare per voi per questi giorni. Quindi grazie per essere qui, grazie per aver tributato un applauso a tutti loro. Viva la Padania! Lasciatemelo dire, dopo 10 anni sono contento di aver contribuito in qualche modo con un piccolo supporto alla storia della Lega, ma sono ancora più contento di quello che ho ricevuto dalla Lega e sono contentissimo di voi che ogni tanto quando mi trovate mi chiamate sindaco. Io spero che lo facciate anche quando non sarò più sindaco, ma solo per sentirmi dire un apprezzamento per il lavoro svolto per tutti i padani. Grazie ancora, buona Padania, viva Bossi, viva Salvini! Ancora un forte applauso, dopo 10 anni di sindaco, al Borgomastro di Pontida, Pier Guido Vanalli. E ancora un applauso a tutti i militanti della Lega. Dai con le mani! E ora, ragazzi, dobbiamo intanto che si libera il palco, Perotti richiama all'ordine, se no siamo qua tutta la giornata noi. Continuiamo con la serie di interventi. E ora continuiamo con la serie degli interventi. L'aula di Montecitorio per la Lega è un fronte di battaglia. A guidare l'attacco padano alla Camera dei Deputati è un leghista tutto di un pezzo,
ammirato per la sua competenza, ma anche per la sua umiltà, dalla provincia di Varese. Salutiamo il capogruppo alla Camera, Giancarlo Giorgetti! Ma io vorrei che ciascuno di voi fosse qui sul palco a vedere questo spettacolo. Lo spettacolo di una Lega che ne ha passate di tutti i colori, ha attraversato le tempeste, ma oggi è qui orgogliosa sotto il sole delle Alpi che ci illumina. E questo è un segno del destino. Io sono emozionato, devo dirvi la verità. Il titolo di questa Pontida è Un'altra Europa è possibile. Io vi parlerò un attimino invece, perché quello che succede a Roma mi fa chiedere se un'altra Italia è possibile. La risposta è che è impossibile. Non vi voglio dire, qualcuno di voi ha visto cosa è successo ieri a Roma. Io vedo quello che quotidianamente noi siamo costretti a vedere nelle aule della Camera e del Senato. E vi parlo anche per Massimo Bitonci, che non è qui oggi, non può essere qui oggi. Perché tutto ha una spiegazione. E quello che vedete oggi in Sicilia, ieri, in questi giorni, l'invasione, trova delle spiegazioni che non sono le guerre e le persecuzioni. Sono molto semplicemente la pazzia di chi approva delle leggi come quella che ci è capitata qualche settimana fa. Nello stesso giorno, nello stesso decreto legge, abbiamo prima approvato l'eliminazione del reato di immigrazione clandestina, cioè un messaggio a tutto il mondo che in questo paese si può entrare tranquillamente, serviti e riveriti, perché questo è l'operazione Mare Nostrum. E subito dopo, l'articolo successivo, abbiamo approvato la norma che stabilisce che per tutti i reati fino a 4 o 5 anni di reclusione, anche per i recidivi, non c'è più il carcere. Qual è il messaggio? Che qui si può venire e si può anche delinquere impunemente, tanto qui è la bengodi di tutti i delinquenti del mondo. Questo è il messaggio che questi pazzi mandano, ed è incredibile come soltanto noi, i 20 disperati della Lega, si mettono di traverso. Pensavo che avessimo toccato il massimo, e invece no. Questa settimana abbiamo fatto ancora di più. Siccome nelle carceri ci sono 20-30.000 spacciatori, per lo più extracomunitari, hanno pensato bene di eliminare anche il reato di spaccio di stupefacenti. In Italia vendere droga fuori dalle nostre scuole non è più un reato. Questa è la pazzia di un paese in cui adesso il Presidente del Consiglio, non eletto da nessuno, fa le operazioni d'immagine. Io non vi parlo di altro, qualcuno parlerà magari più approfonditamente della legge Fornero. Io vi tocco soltanto un aspetto della legge Fornero, perché non basta dire che si è vicini alle donne candidando capolista tutte le ragazzine. Noi pensiamo ai milioni di donne che non possono accedere alla legge, grazie alla legge Fornero, alla pensione, che hanno lavorato e mantenuto i figli. E chi ha approvato la legge Fornero? Chi ha negato il diritto alle donne di andare in pensione? E anche su questo prato ce ne saranno sicuramente migliaia che si trovano in questa situazione. Non basta mettere capolista alle donne, fare le quote rosa per dire che siamo vicini alle donne. Bisogna essere vicino alle donne, madri di famiglie, lavoratrici. Per questo non è possibile un'altra Italia. E guardate
che tutto quello che stanno preparando, poi ve ne parlerà credo meglio di me Calderoli, l'operazione di delegittimazione, prima sulle province, ora sulle regioni, che culminerà con la revisione del titolo quinto per negare la possibilità alle regioni di avere anche quei poteri faticosamente conquistati con il federalismo in questi anni. E questo è il processo, perché il processo prevede l'eliminazione di qualsiasi possibilità per il popolo di esprimersi. Abbiamo governi non eletti da nessuno ormai da qualche anno, abbiamo il governo europeo non eletto da nessuno, abbiamo una moneta, l'euro, mai votata da nessuno dai popoli, perché come sapete il referendum, la consultazione del popolo su queste materie troppo importanti non è possibile, perché il popolo non capisce, perché il popolo democraticamente non può decidere, ed è quello che è avvenuto in questi anni. Oggi, quando nelle trasmissioni proponiamo l'uscita dall'euro, la risposta qual è? Uscire non si può, non si doveva entrare. Ma chi ha votato contro l'ingresso dell'Italia nell'euro? Solo la Lega. Chi ha votato contro il Fiscal Compact? Solo la Lega. Questa è la verità della storia. E allora vi voglio dire, per chiudere questo mio intervento, guardate, il processo non democratico che permette di governare l'Italia e l'Europa ci dà solo poche possibilità, e due sono le possibilità che avremo nel prossimo futuro. La prima, non è possibile fare il referendum sull'euro perché lo vieta la Costituzione della Repubblica Italiana. Voi avete la possibilità il 25 di maggio di fare il referendum sull'euro votando no e votando la Lega Nord. Quella è la possibilità. E la gente deve capire che il referendum che ci è negato dalla Costituzione passa attraverso le elezioni europee. E la seconda tappa ce l'hanno in mano e parleranno dopo Zaia e Maroni. Zaia e Maroni perché loro sì hanno in mano l'arma del referendum per la Lombardia libera e per il Veneto libero. Quello sarà il momento in cui ci riprenderemo la nostra libertà. Viva Pontida! Viva Matteo Salvini! Viva Umberto Bossi! Ciao a tutti! Ancora un applauso forte, di cuore, a Giancarlo Giorgetti! Qualcuno si vantava di avere una gioiosa macchina da guerra, che ormai però si è ingolfata. Noi invece abbiamo una macchina che non si ferma mai. Gazebo, referendum, manifestazioni, raduni, a guidarla l'instancabile responsabile organizzativo federale Roberto Calderoli! Ciao Pontida, ciao Berghem, ciao Padania. Oggi ho un duplice ruolo. Sostituisco il nostro capogruppo di Tonci, che ha dovuto fermarsi a Padova perché c'è la commemorazione e faranno l'iscrizione nel comune di un nostro storico militante che è mancato, Giulio Mazzetto. Accanto a lui voglio ricordare Vittoria Cola, che a soli 19 anni nei giorni scorsi è venuta a mancare, e proprio poche ore fa se n'è andato Aldo
Maretoli, un nostro militante storico di Bergamo, e voglio ricordare a tutti quella pianta che simboleggia le nostre radici e tutto quello che noi dobbiamo a tutti coloro che hanno lottato. E ricorderò sempre quelli che in punto di morte hanno lasciato come indicazione testamentaria di mettere la bandiera della Padania o la camicia verde nella loro bara. Grazie, perché se hanno pensato in punto di morte a una cosa del genere, vuol dire che ci credevano. E noi abbiamo l'obbligo, il dovere di realizzare il loro sogno, l'articolo 1 del nostro statuto, che è bene sempre ricordarsi, noi siamo nati per l'indipendenza della Padania. Punto. E ora vi dovrò aggiornare del capitolo per cui da 20 anni mi occupo. Sapete che in giro, non solo da noi, ma in tutto il mondo, quel venticello lì sta soffiando e sta soffiando forte. Vediamo di dargli anche una mano a crescere. Io purtroppo mi devo occupare di riforme. Da una vita ce l'ho addosso. E devo dire che in questi giorni in cui il mitico Renzi si è svegliato dicendo che avremmo fatto per il 25 di maggio avremmo cambiato tutto. Sapete cos'è successo? Che mi fa un po' sorridere, perché per il PD io sono sempre stato maschilista, sessista, razzista, avevo fatto una riforma che spaccava in due il paese, ho fatto una riforma fiscale che avrebbe reso a pare acqua il Sud, e quando hanno dovuto scegliere il relatore delle riforme, chi sono andati a prendersi? Il sottoscritto. Roba da matti. È proprio l'assassino torna sempre sul luogo del delitto, ma mi viene anche da ripensare a quando il PD e Renzi sosterrero il no al referendum che abolì la riforma che avevamo già fatto e votato in Parlamento, altro che la loro di riforma. Però quando l'ho letta ho detto, ma io non faccio mica di mestiere il raddrizzatore di banane, perché per me quella cosa lì non la si raddrizza più. E per l'amor del cielo ho detto banana, ma nessun riferimento a bestie, perché sennò dopo mi fanno una testa così. Cosa si è deciso di fare? Dice che riduce il numero dei parlamentari, 630 se erano i deputati e 630 restano. Dov'è la riduzione? La nostra era il dimezzamento, avevamo chiesto. Il Senato è diventato un affare, lo chiamano un dopolavoro ferroviario, perché ci hanno messo i consiglieri regionali, i governatori, i sindaci. Io ricordo il principio che ha portato Maroni a dare le dimissioni da segretario del movimento, dicendo un culo, una poltrona. Nel caso addirittura dei sindaci delle città metropolitane sono sindaci del comune, sindaci della città metropolitana, presidente della provincia, e poi gli faccio fare anche il senatore. Ma quando diavolo lo trovano il tempo per far bene il mestiere? Ma quello che è allucinante è che ci hanno messo 21 nominati dal Presidente della Repubblica, che è una cosa... Se voi vedete cosa fanno i senatori a vita in Senato, tranne rarissimi casi, sembrano dei pesciolini rossi. O non vengono, non parlano, boccheggiano e basta. Cazzo, ma se mangiano, perché lo stipendio lo prendono come se fossero lì a lavorare veramente. Ma il trucco, e che già Giancarlo vi ha anticipato, è che di fatto tolgono tutte le competenze alle regioni e le riportano in capo allo Stato. Bravo Renzi, hai fatto un colpaccio. Allora io oggi chiedo al popolo di Pontida che io vada come relatore a
a dimezzare il numero dei deputati. 2. I senatori non si nominano, si fanno eleggere dal popolo, e ho proposto che il sistema sia quello svizzero, per cui come ogni cantone fa la propria legge elettorale per i senatori, ogni regione farà la legge regionale per eleggere i propri senatori. Terzo, e è la cosa per me più importante, quello che ci ha impedito di realizzare il federalismo fiscale nei fatti, è scrivere in Costituzione che i tributi propri di comuni e regioni non possono essere presi dallo Stato, come invece hanno fatto con l'IMU. 2. Non è più possibile che le risorse che noi raccogliamo sul nostro territorio prendano e vadano da un'altra parte. I tributi devono restare a casa nostra. Vogliono fare la perequazione, è giusto aiutare chi è più in difficoltà, ma prima ti metti a lavorare e lo paghi come tutti gli altri, perché sennò non se ne parla più di soldi a fondo perso che vanno sempre verso il tacco del paese, cari signori. Tanti hanno un'idea distante delle riforme, però io credo che siano assolutamente indispensabili, perché, per farvi un esempio, quando noi diciamo basta euro e chiediamo il referendum che faremo noi la settimana prima delle votazioni per chiedere sì o no all'euro, se non modifichi la Costituzione che vieta i referendum sulla materia i trattati internazionali, non potremo mai farlo. I soldi non potremo mai pretendere il famoso 75% che resti a casa nostra. È possibile, mi raccontava l'altro ieri Maroni, lasciare in mano a Pisapia il potere di dire no alla pedemontana, quando è una vita che noi lottiamo per quella strada. Provi ad andare a parlare con tutti quelli che fanno i pendolari sulla A4 di quanto bisogno abbiamo di questo, e soprattutto il signor Alfano potrà far le crociere per importare a casa nostra decine di migliaia di extracomunitari irregolari, altro che rifugiati, chiamiamoli col loro nome. Ma quello che sta accadendo è che ora imporranno ai comuni e alle regioni di portarsene a casa una quota. No, mi spiace, li portate a casa di Alfano e se li tiene lui nella sua benamata città. E per concludere, proprio per dimostrare, sapete che nei prossimi giorni c'è un processo, proprio tra poco, per un comizio che ho fatto in passato a Treviglio, e voglio allora dimostrare, perché l'accusa è per l'odio razziale, a che io proprio mi sento un razziato e non un razzista, io voglio fare il gesto che hanno fatto nei giorni scorsi in tanti, per dimostrare il loro non razzismo. Mi mangio anche la banana. L'ho presa piccola perché a me le banane non piacciono, però ho fatto lo sforzo. Però preferisco la frutta che cresce a casa nostra che le banane. Però voglio dire una cosa, tutti hanno diritto di mangiarsi la banana, ma a due condizioni. Prima, la banana te la devi comprare e pagare, non prenderla con la paghetta che danno quando arrivano in Italia. Secondo, ciascuno è pregato di mangiarsi la banana a casa sua, perché qualcuno ha il difetto di buttare per terra le bucce, e se ce ne sono troppe di bucce, qualcuno poi va a finire che si fa male con tante bucce in giro. E per dimostrare ancora di più che coi fatti dovremo portare a casa i risultati, martedì alle ore 9 depositeremo il quesito referendario, perché finalmente è andato in gazzetta e quindi lo possiamo proporre, per abrogare l'abrogazione del reato di immigrazione clandestina. E io credo che dovremo mandar via la gente per la voglia che avranno di firmare. Quindi un'altra sfida, portiamogliene 1 milione di firme
per far capire che col periodo Alfano abbiamo chiuso. Buona Padania a tutti! La fedeltà alla Padania premia sempre. Anche quest'anno la Lega Nord per noi oggi era importante venire qui a Pontida a ricaricarci. Grazie, grazie a tutto il popolo di Pontida, grazie a tutto il popolo della Lega, alla gente straordinaria della Lega e grazie a tutti i piemontesi che sono qui presenti con le loro bandiere. Abbiamo lavorato per essere qui in massa con i nostri gazebo, con le nostre bandiere, con i tanti pullman. Nella vita bisogna sempre avere la capacità e la forza, se possibile, di guardare avanti, perché il futuro è nelle nostre mani, abbiamo la possibilità di costruirlo e di far nascere anche dai momenti negativi qualcosa di molto molto importante. Noi oggi qui, noi piemontesi, siamo qui per ritornare ancora più forti e abbiamo dalla nostra parte tante cose. Abbiamo questi 4 anni di lavoro alla guida, al governo della Regione Piemonte. Sono stati 4 anni importanti dove noi abbiamo salvato il Piemonte. Io mi ricordo quando sono arrivato insieme alla squadra della Lega alla guida della Regione e non c'erano i soldi per pagare gli stipendi. La Regione era sommersa dai debiti. C'era un sistema sanitario completamente fuori controllo e pensate che la sanità rappresenta circa l'82% del bilancio della Regione. Abbiamo risanato i conti, oggi non ci sono più questi problemi e per la prima volta nella storia del Piemonte la sanità piemontese ha i conti in ordine, è in pareggio per la prima volta nella storia. E insieme agli altri governatori leghisti abbiamo chiesto e ottenuto l'applicazione dei costi standard. Sapete qual è stato il risultato? Che per la prima volta il Piemonte ci ha guadagnato, ha migliorato la quota di accesso al fondo sanitario nazionale. Questo perché? Perché oltre ad avere una sanità con i conti in ordine, abbiamo una sanità migliore dal punto di vista della qualità dei servizi e questo è un orgoglio che noi possiamo portare
avanti ed è più forte del fango e di qualunque tipo di ignobile attacco che ci hanno fatto. Questa è la forza del lavoro, è la forza del lavoro. E aggiungo, oggi abbiamo a Roma un Presidente del Consiglio che si riempie la bocca, dice farò di qui, farò questo, farò quello. Bene, noi abbiamo nel silenzio, perché evidentemente lavorando in questo modo disturbavamo qualcuno che aveva altri disegni, abbiamo visto quali sono gli altri disegni, quelli di mettere qualcuno che arriva direttamente dal mondo delle banche, no? Senza neanche fare la partita, dicendo che il voto dei piemontesi che c'è stato 4 anni fa non andava bene, perché se voti in un modo non va bene evidentemente, no? Per qualcuno. Ecco, noi abbiamo varato delle politiche che hanno creato migliaia di posti di lavoro in controtendenza con uno Stato centrale che invece non ha fatto assolutamente nulla se non danneggiare le nostre imprese, se non aumentare la pressione fiscale sulle imprese e sul lavoro. Noi abbiamo varato al governo della regione insieme alla nostra squadra misure innovative, tant'è che il Piemonte è risultata la regione più competitiva dal punto di vista della ricerca e dell'innovazione grazie alle politiche varate dal governo regionale della Lega. E anche questo è un'altra pietra, un altro fatto importante, insieme a tanti e tanti altri che rimane. Allora dico che la nostra militanza è in battaglia per le elezioni regionali e con la forza di quello che abbiamo fatto e la forza straordinaria della nostra gente vedrete che torneremo più forti di prima nel tempo, più forti di prima. E oggi è un giorno anche di campagna elettorale per le elezioni europee. Guardate, non c'è in campo un partito contro un altro. Ci sono in campo 2 visioni. Ci sono tutti quelli, destra, sinistra, centro, che difendono l'Europa così com'è, che è l'Europa dell'euro, che ha massacrato le nostre aziende, che è l'Europa dei grandi interessi, gli interessi dei tedeschi soprattutto, e c'è la Lega che invece ha la visione di un'Europa diversa. Basta euro, vuol dire basta questa Europa che ha massacrato il nostro sistema produttivo. Io ho girato in 4 anni in tante aziende e posso dirvi che facendo il paragone è una cosa semplicissima, non è che ci vogliono tante disquisizioni. Se tu chiedi ai nostri imprenditori come andava prima dell'euro, dal punto di vista della competitività delle aziende, soprattutto in rapporto ai tedeschi, ma non perché noi ce l'abbiamo con i tedeschi, ma perché il sistema tedesco è l'altro grande sistema produttivo manifatturiero. Come va il mercato? Prima eravamo competitivi, oggi noi siamo sistematicamente massacrati e allora ci vogliamo svegliare. E la Lega è l'unica che propone un'Europa diversa, grazie a quello che ha sempre detto Umberto Bossi e alla straordinaria azione di Matteo Salvini, al suo grande impegno per portare avanti appunto questa idea di Europa diversa. E allora in battaglia, perché dal risultato di queste elezioni arriveranno sorprese positive per la nostra gente e per tutti voi, e grazie al vostro lavoro, il vostro impegno non andrà perduto. Viva Pontida, Piemont Liber! Facciamo sentire tutto l'affetto del Prato di Pontida a Roberto Cota!
Lo spirito indipendentista soffia forte perché la sua gente è orgogliosa della sua millenaria, gloriosa storia, la storia all'insegna di San Marco. Lui vuole il suo Veneto libero, popolo di Pontida, accogliamo con tutti gli onori il Doge della Serenissima, Luca Zaia! Forte! Con le mani! A scanso di equivoci, mi sono portato qualcosa da casa. Non è colpa mia se in Veneto non si trovano più le bandiere del Veneto. Le hanno tutte i nostri cittadini nelle loro abitazioni. Ne faremo di nuove. Lasciatemi chiedere un applauso per i tanti militanti che hanno lavorato per questa Pontida. Grazie di cuore. Sentite, non è facile spiegare a 195.000 veneti che debbono rassegnarsi alla disoccupazione. Non è facile spiegare a un ragazzo su 4 in Veneto sotto i 30 anni che sarà disoccupato e 2 precari. Ci chiediamo che senso hanno i 100 imprenditori che si sono suicidati. Ci chiediamo cosa sta facendo il governo in queste ore. Sicuramente la risposta non è quella di andare a prendere con l'operazione Mare Nostrum gli immigrati al largo delle nostre isole. Noi in Veneto di posti di lavoro per altri cittadini non ne abbiamo. Ci spiace, qualcuno dice che siamo razzisti, ma noi l'abbiamo detto già 4 anni fa, prima il Veneto e quindi prima i posti di lavoro ai veneti e poi a quelli del resto del mondo. Questa filiera della vergogna che ci porta a dire che recuperiamo cittadini, e il Veneto lo sa, a 500.000 immigrati, molti dei quali si sono integrati bene in Veneto, concorrono alla formazione del nostro prodotto interno lordo, però è altrettanto vero che le nostre carceri per il 70% hanno immigrati dentro lì. Allora ci chiediamo per quale motivo andare a recuperare ancora immigrati e fargli credere che da noi c'è il giardino dell'Eden, c'è il Bengodi, invece c'è disoccupazione. E ve lo dico perché nel momento in cui noi andiamo a recuperare quei cittadini, dall'altro sono state diffuse le foto in Siria della crocifissione dei cristiani che girano per la Siria. È questo quello che vogliamo? Ma il governo ci ha detto che con gli 80 euro risolverà i problemi di tutti. È bene ricordare che questi 80 euro comunque verranno consegnati solo a quei cittadini che hanno un reddito dagli 8.000 ai 24.000 euro, non li vedranno i pensionati, non li vedranno coloro che hanno meno di 8.000 euro, non li vedranno tanti lavoratori autonomi, molti dei quali sono giovani che si sono dovuti fare una partita IVA per poter lavorare. Beh, io mi chiedo se è vero che gli 80 euro, e lo dico da Veneto, cubano a livello nazionale 6 miliardi e 400 milioni di euro, è altrettanto vero che se avessimo dato 10.000 euro ad ogni nuovo occupato avremmo dato modo a 640.000 giovani di poter lavorare e non di fare queste operazioni elettorali che non porteranno nulla.
Però veniamo al Veneto. Qualcuno si è scandalizzato perché noi parliamo di indipendenza, parliamo di autonomia. I giornalisti spesso chiedono ma quale sarà questo sentimento? E io dico è un sentimento che lambisce tutte le classi sociali. In Veneto si mastica pane e indipendenza, pane e autonomia. Ed è la volontà di dire che noi ne abbiamo le scatole piene di pagare i conti per gli altri, ne abbiamo le scatole piene di mandare 21 miliardi di tasse ogni anno a Roma e dover dire ai nostri cittadini che devono morire sotto gli allagamenti, che devono non avere risposte per le nostre imprese. Questo è quello che vogliamo dire. E allora la soluzione è una sola, sicuramente non quella di mettere in galera i venetisti perché comunque chiedono l'indipendenza, ma la soluzione è quella che già il nostro Consiglio regionale ha previsto, fare un referendum, chiedere ai veneti circa la possibilità di dichiarare l'indipendenza. È quello che stiamo facendo. Quindi la volontà di ricordarvi fino in fondo che in Veneto il percorso è iniziato, un percorso che vuole portare i veneti alle urne, parlare di referendum e ovviamente rendere protagonisti i veneti su questa partita. Abbia il coraggio Renzi di dichiarare che abbiamo mezza Italia fallita, che non ha i conti a posto, dove ci sono 22.000 forestali in Sicilia e noi ne abbiamo 400, dove un pasto in ospedale in quelle regioni viene a costare 60-80 euro contro i 6,5 euro del Veneto. Queste sono le cose che non ci piacciono. Il popolo veneto è un popolo pacifico, sa sopportare, conosce il sacrificio, va sull'obiettivo, ma poi quando dice basta, è basta. Io vi ringrazio, consegno idealmente questa bandiera a colui comunque che dovrà difendere anche i veneti. Caro Matteo, a nome del popolo veneto ti consegno Ti consegno 1100 anni di storia della Repubblica Veneta. Sappi che il popolo veneto è con te, difendilo fino in fondo. Grazie. Grazie Luca, grazie Veneto! Allora, attenzione, si preparino i bambini nella zona del palco e anche i candidati alle elezioni europee si avvicinino alla zona palco, perché ci sarà la presentazione, la loro presenza sul palco durante l'intervento del segretario federale. E ora continuiamo con colui che ha guidato la Lega in un momento difficile, è sceso in battaglia e con la sua tenacia ha vinto e ora guida una grande regione e un grande e instancabile popolo, il popolo lombardo. Facciamogli sentire tutto il calore di Pontida, tutti insieme, per Roberto Maroni! Tutti insieme, per Roberto Maroni! Grazie, buongiorno a tutti. Un anno fa
circa sono stato eletto dal popolo lombardo governatore della regione, la più grande e importante regione d'Italia, tra i motori d'Europa. Un compito impegnativo, tante cose da fare, e abbiamo in questo anno fatto davvero molto. Abbiamo preso provvedimenti importanti a sostegno delle nostre imprese, le imprese lombarde in difficoltà per colpa dell'euro, per colpa della Merkel, per colpa di una competitività che non c'è più, non perché i nostri imprenditori non sono capaci, ma perché le regole di questa Europa strozzinara li stanno distruggendo. Abbiamo dato al mondo delle imprese complessivamente quasi 5 miliardi di euro, un sostegno veramente importante che fa tirare un sospiro di sollievo, che aiuta il mondo delle imprese. Abbiamo messo 1 miliardo di euro per pagare i debiti che i comuni lombardi hanno nei confronti delle imprese e non possono pagarli, non perché non hanno i soldi i nostri sindaci, ma perché c'è un'altra legge strozzinaggio che si chiama patto di stupidità, che impedisce ai nostri sindaci di pagare i debiti. È un'altra delle cose che ho chiesto al Matteo, quello sbagliato, quello di Roma, quando gli ho consegnato le richieste della Regione Lombardia. Ma come, gli ho detto, tu stesso da sindaco avevi chiamato il patto di stabilità patto di stupidità e adesso te ne sei completamente dimenticato. È un governo carosello quello di Roma, che fa solo spot ma non risolve i problemi. Pensate che in Lombardia i sindaci hanno avanzato, perché governano bene, l'anno scorso 8 miliardi e mezzo di euro che sono qui in teoria, ma che in pratica finiscono a Roma per pagare i debiti, i buchi della capitale, i buchi che fanno i sindaci delle città del sud, i buchi delle regioni. Noi abbiamo 10 milioni di abitanti, 3.000 dipendenti. La Sicilia con metà degli abitanti ne ha 30.000 di dipendenti. Lì vanno i nostri soldi. Questa è la vergogna, caro Matteo sbagliato. Abbiamo preso importanti provvedimenti a tutela dell'ambiente, a tutela del nostro territorio. Abbiamo approvato una legge per impedire l'ulteriore consumo del suolo lombardo, per regolare quindi le aperture dei nuovi centri commerciali, perché prima di tutto viene la tutela del nostro territorio. Abbiamo dato un aiuto ai giovani, mettendo tanti soldi a disposizione per i giovani che vogliono aprire un'attività, mettere su un'impresa, non pagheranno più l'IRAP, abbiamo ridotto quindi anche le tasse. Abbiamo abolito in Regione Lombardia da quest'anno il bollo per le auto che inquinano di meno e per tutti i ciclomotori. Quest'anno non si paga più il bollo, era un impegno che avevamo preso in campagna elettorale e che abbiamo mantenuto. Sostegno alla famiglia, tanti soldi, ma vedete, la famiglia va bene, i giovani, gli anziani, ma devono essere famiglie, giovani e anziani lombardi. Io non voglio dare i soldi ai clandestini, è chiaro questo? Abbiamo innalzato il limite per prendere i contributi da 5 a 10 anni di residenza in Lombardia. Questa è la strada che io voglio seguire. Da Roma mi hanno scritto, da Palazzo Chigi, dal Comitato Antidiscriminazione, dicendo questa è una misura discriminatoria. E ho detto sì, finalmente discriminiamo chi non è lombardo rispetto ai lombardi. Abbiamo dato un contributo, un aiuto vero ai nostri anziani.
Ho abolito il ticket sui farmaci per 800.000 lombardi, e parlo di lombardi perché parliamo di pensionati anziani ultra 65 anni. In questo modo, con questo meccanismo, abbiamo evitato di dare i soldi e i contributi a chi viene da chissà dove, che ha reddito zero, e se basi solo sul reddito favorisci ancora una volta i clandestini. Io voglio favorire i lombardi, non i clandestini. Tutti questi provvedimenti sono importanti e li abbiamo fatti nonostante l'ostilità del governo, nonostante i tagli del governo. Il governo che ha ancora questo vizietto tutto romano: cancelliamo le province, cancelliamo le regioni, facciamo tutto e riportiamo tutto a Roma. Questo è il metodo che è sempre servito per ottenere un solo risultato: spremerci come un limone. Noi vogliamo dire basta, noi vogliamo dire no a questo tentativo di ritorno al passato. Come rispondiamo? Dobbiamo rispondere tutti insieme, con la voce forte. Dobbiamo dire no a quello che il governo Carosello sta facendo. Ci vuole mandare i clandestini, di questo si tratta. Non sono profughi, sono clandestini. Chiamiamoli con il loro nome. Io domani incontrerò a Roma il ministro Alfano, a Milano, scusate, il ministro Alfano. E gli dirò chiaramente quello che penso, da ex ministro a ministro, che non si fa così. Non si possono mettere i clandestini sui treni, sugli aerei, mandarli qua e poi chi se ne frega. Io non ci sto a questo, la Regione Lombardia non ci sta, e vorrei che tutti i sindaci della Regione facessero come me, dicessero no al governo. Non si tratta qui di sentimenti di umanità, si tratta di rispettare le regole e si tratta di affermare il principio di sicurezza. Noi abbiamo diritto alla sicurezza, noi non vogliamo che arrivino centinaia, migliaia di clandestini che poi fanno quello che vogliono, spacciano droga, rubano, ammazzano. Allora dobbiamo dirlo chiaramente al governo: i sindaci lombardi devono far sentire la loro voce, scrivere al ministro dicendo: noi non siamo disponibili ad accogliere i clandestini. Come rispondiamo? Rispondiamo facendo quello che ha detto prima di me Luca Zaia. Via l'euro. Abbiamo approvato in Lombardia una legge che introduce una moneta complementare. È il primo passo verso la sostituzione dell'euro. Naturalmente il governo di Roma ce l'ha impugnata davanti alla Corte Costituzionale, ma noi andiamo avanti su questa strada, la moneta complementare come alternativa all'euro. Come rispondiamo? Con la macro regione. La stiamo costruendo con le altre regioni del nord e le altre regioni alpine. Noi facciamo presto, si darà vita a questo grande progetto della macro regione delle Alpi, la Lombardia, il Piemonte, il Veneto, il Friuli e le altre regioni del nord delle Alpi. Quello è il grimaldello che scardinerà l'Europa dei burocrati e l'Europa delle banche. E infine rispondo anch'io, come ha fatto Luca, alla voglia di autonomia, di indipendenza. Anche noi faremo in Lombardia il referendum per l'autodeterminazione. È un impegno che prendo davanti a voi. Lo faremo presto, lo faremo assieme ai fratelli del Veneto, perché quella è la strada verso l'affermazione del principio padroni a casa nostra. Grazie amici, grazie fratelli, viva Pontida, viva la Grande Lega! Tutti insieme salutiamo Roberto Maroni!
Popoli delle nazioni padane, lui ci ha fatto rialzare la testa, lui ha risvegliato la voglia di indipendenza, lui resterà sempre il simbolo di Pontida, lui resterà sempre il simbolo della libertà, lui resterà sempre il simbolo della riscossa, lui resterà sempre il nostro Alberto da Giussano, lui è il padre della Lega, lui è una leggenda, lui è sempre il nostro cuore, e con il cuore, tutti insieme, uomini e donne delle colonie padane, salutiamo il grande Umberto! Umberto! Grazie. Più forte! Umberto! Umberto! Fino in fondo! Umberto! Dov'è che grida? Da dove gridi che non ti vedo? Ah, sei lì. Io ho sentito quel che hanno detto quelli di prima. Devo dire che c'è di più. Bisogna vincere queste elezioni con ampio margine, per un motivo semplice. Noi, per le modifiche hanno fatto in Costituzione nel 2001, siamo obbligati, abbiamo il dovere di sottomissione all'Europa. Dobbiamo avere la forza, i numeri in Parlamento per cambiare gli articoli 117, 119, 97 della Costituzione, che sono quelli che prevedono il dovere di sottomissione all'Europa, qualunque cosa decida, anche se non è una legge. È incredibile, comunque l'Europa può decidere qualsiasi cosa, noi abbiamo il dovere di sottomissione e questo certamente non è democrazia, non va bene. Per cambiare le cose occorre avere i numeri, occorre che vi date da fare, che convincete la gente a votare Lega, a votare il segretario della Lega. È fondamentale. La battaglia non sarà solo in Europa, sarà anche nel Parlamento romano per cambiare la Costituzione, togliere di mezzo il vergognoso dovere di sottomissione all'Europa. Quindi è un passaggio fondamentale, ma per fare quello occorre avere i numeri, occorre essere in tanti, perché là contano i voti. Poi, visto che siamo ancora nella coda del 1° maggio, dove si è sentito il rullo dei tamburi dei sindacati che chiedevano al governo i posti di lavoro. Ebbene, questo governo sta sbagliando. Io vi racconto come e perché ci troviamo in questa situazione. Non è solo per motivi internazionali, di crisi internazionale, è che la crisi internazionale ha trovato il nostro paese malato per alcune leggi sbagliate fatte nel nostro paese che impediscono di uscire dalla crisi. Chi fece una di queste leggi, la più drammatica, è stata fatta da Prodi, che in una sua finanziaria tolse il TFR dalle imprese e lo trasferì alle casse dell'INPS. Ebbene, le imprese senza TFR non hanno più, la possibilità di autofinanziarsi. Per svilupparsi occorre autofinanziarsi.
occorre l'autofinanziamento, altrimenti le imprese sono finite a dipendere dalle banche e quindi non avere più la possibilità di crescita, di creare posti di lavoro. È come se la sinistra ad un certo punto ha pensato di prevedere il futuro del paese senza imprese e quindi ha tolto il TFR, gli ha tolto la possibilità di autofinanziarsi. Oggi vediamo che dopo anni di assenza di autofinanziamento, che era il TFR, le imprese sono in crisi gravissima, molte sono fuggite, le altre vivacchiano, i posti di lavoro mancano e c'è una grande crisi. Quindi proprio tra pochi giorni voi sentirete la manovra che faremo. Proprio stamattina ho sentito Calderoli su una cosa che dobbiamo fare per cambiare la situazione, dare la possibilità alle imprese di avere la possibilità di autofinanziamento, come l'ebbero per tanti anni quando l'economia andava bene. Quindi questi sono i punti. Il punto principale esattamente sono i posti di lavoro, e i posti di lavoro questo Renzi non riesce a vedere, non vede la strada. Sì, produce qualcosina dei piccoli assestamenti, ma non è quella la strada dei posti di lavoro. La strada dei posti di lavoro era quella del TFR, che dava alle nostre imprese la possibilità. Il TFR, per capirci, era trattamento di fine retribuzione, la buona uscita, che le imprese tenevano in mano, e quando il lavoratore andava via si davano da fare per preparare i soldi della buona uscita. Quella era la chiave di volta del successo del nostro sistema produttivo. È stato Prodi e la sinistra a portarlo via le imprese e quindi a provocare la grande crisi. La crisi internazionale ha insistito su un paese che aveva le imprese malate, senza la possibilità di finanziarsi, anche perché le banche i soldi non li danno alle imprese. E quindi le banche non danno i soldi alle imprese, le imprese non hanno più il TFR, l'autofinanziamento, e da lì si è avvitata la crisi senza soluzione. Noi pensiamo di aver trovato la soluzione. Nei prossimi giorni sentirete qual è la via d'uscita. Pensiamo che questa volta la via d'uscita la vediamo. Noi, non il Premier non vede. Io questo discorso l'avevo già fatto una volta in aula alla Camera quando è venuto lui. Tant'è vero che lui mi ha chiamato giù, mi aveva infilato in tasca un biglietto, quindi mi ringraziava che ero intervenuto, onorando, diciamo, la sua presenza. Però poi non si è fatto niente. E i posti di lavoro sono necessari, sono l'evento fondamentale per uscire dalla crisi, per avere una società che possa guardare al futuro, che possa respirare con più ossigeno. Diciamo che tra pochi giorni non sapevo se si poteva fare una cosa. Ho sentito proprio Calderoli, ma secondo te si può fare? Sì, e allora muoviamoci in quella direzione, in maniera che tra pochi giorni si potrà davvero, grazie a voi anche, si potrà avere la via che porterà finalmente ad avere i posti di lavoro. Certo, i posti di lavoro non si fanno con le leggi, ma a volte si bloccano con le leggi sbagliate, come è avvenuto grazie a Prodi. Lì bisogna intervenire, e pensiamo di intervenire e di dare una mano al paese, alle imprese e quindi al paese. Certo la sinistra, odiando gli imprenditori, probabilmente ha pensato di poter avere un futuro, lo sviluppo, il paese,
che va verso il futuro senza le imprese. Senza le imprese non c'è futuro, il paese non ha futuro, cara sinistra, non c'è nessun futuro, c'è semplicemente la morte della società. Questo noi l'abbiamo capito molto bene, è per questo che ci stiamo muovendo, è per questo che da Pontida vi viene un monito, una spinta a cambiare certe idee sbagliate. Il futuro noi l'avremo con le imprese, noi al nord poi abbiamo le nostre imprese da sempre, siamo una società dove l'impresa ha sempre avuto un peso fondamentale, noi non rinunciamo alle nostre imprese. Vogliamo, il futuro lo vediamo solo se ce l'hanno anche le nostre imprese, altrimenti non c'è futuro. Quindi questo è poi l'Europa vuol dire bisogna vincere con forza queste elezioni, perché non è solo un problema europeo, è un problema anche interno nostro. Nel 2001 hanno cambiato la Costituzione e hanno messo delle cose incredibili. Noi c'è il dovere di sottomissione all'Europa, noi dobbiamo sciogliere, spazzare via il dovere di sottomissione all'Europa. Per le cose giuste va bene, ma per le cose sbagliate, perché mai dovremmo avere questo dovere? Dicono che siamo un paese democratico, allora se siamo democratici non possiamo sopportare il dovere di sottomissione all'Europa, questo non va bene. E quindi bisogna, però noi non possiamo vincere, il segretario non può vincere se non c'è l'aiuto di tutti in massi, alla vecchia maniera, dico, dimenticando, ci sono state delle cose sbagliate, sicuramente, però penso che le cose sbagliate verranno rimesse. La Lega, che a volte ha messo fuori dalla gente superficialmente, ritornerà sui suoi passi e rivedrà, però adesso tutti assieme, con la certezza che la giustizia dovrà ritornare. Noi siamo una forza politica che ha sempre avuto giustizia, può sbagliare, però sa riprendersi e siamo abbastanza umili da sapere quando sbagliamo e siamo abbastanza forti da sapere rinnovarsi. Credetemi, grazie, voglio l'aiuto di tutti. La compattezza e l'attacco e l'aiuto di tutti. Grazie fratelli padani. Non c'è il minimo dubbio. Il federalismo fiscale. Volete sapere una cosa? Il federalismo fiscale è passato in aula, è legge per il Parlamento italiano, però l'ha messo da parte, non l'ha messo in un cassetto. Monti, forse anche il Presidente, e quindi l'ha messo da parte. Pensavano di farla franca. Non si gioca con i popoli. Infatti il Veneto, che è il popolo che ha più identità di tutti, perché nel Veneto in famiglia si parla solo il Veneto, non si parla l'italiano. A differenza di noi, questo, onestamente, noi abbiamo subito molto di più lo sporco colonialismo italiano. Ci hanno mandato un sacco di insegnanti a portare via, diciamo, la nostra lingua, che qui chiamavano dialetto. Non lo dico solo perché l'ho sentito, perché l'ho subito. Facevo la seconda elementare quando l'insegnante, la mia maestra, mi disse: puoi far venire tua madre domani? Sì. Il giorno dopo va mia madre e dice: signora, sua figlia se la cava abbastanza bene, però mette nei temi delle espressioni dialettali. Ma voi parlate in dialetti in casa? Sì, è la nostra lingua. Mia madre va a casa e logicamente lo dice a mio padre, che il giorno dopo viene a scuola e si infuria come una bestia. Dice: signora, se a lei dà fastidio la nostra lingua, perché non piglia la valise e non va da dove cazzo è venuto? Ebbene, noi
siamo quelli che hanno subito più di ogni altro popolo il colonialismo. E il colonialismo è sempre lo stesso, parte dalla lingua, cerca di cancellarti la lingua, i tuoi costumi, per importi suoi, dicendo che i tuoi costumi e la tua lingua è sbagliata, meglio l'italiano, così potrà avere fortuna nella vita. Per noi è stato il contrario, no? Grazie all'italiano abbiamo avuto sfortuna nella vita, questo lo sappiamo tutti noi. E infatti io sono molto felice, ringrazio il segretario che in questi giorni di Pontida ha fatto parlare di identità e di indipendentismo, sono venuti tutti, meno male. Io ieri sera sono andato a Varese in un posto dove parlava di identità e di indipendentismo, diciamo, irlandese. C'erano, assomiglia molto a noi l'Irlanda, è verde come la Lombardia, è verde come casa nostra. Non a casa abbiamo il colore verde, basta guardarsi in giro, è tutto verde qui. Qualcuno, ma perché non rosso, non giallo? Perché noi siamo verdi, guardati in giro. Ebbene, devo dire che quando io andai nel Veneto a fare un accordo con i Veneti, con la Liga Veneta, ci andai perché sapevo che potevano darci una mano, avevano l'identità più forti di quella lombarda. I lombardi certo sono un popolo gigantesco, potente, che se si muove, se straripa, spiana tutto, però aveva bisogno della fiammella, del fuoco, dell'accendino veneto. Eh sì, andai apposta, feci l'accordo a Venezia, proprio con la Liga, sapendo che il Veneto è un popolo, un grande popolo, ci avrebbe aiutato, ci avrebbe dato la forza della sua identità. E avete visto quando hanno arrestato i patrioti veneti, avete visto come tutta la Lombardia ha smesso di respirare, era pronta, prontissima, bastava un niente per far partire, diciamo, però, fratelli, voglio ricordarvi una cosa, la Padania non è se verrà, è soltanto quando verrà la nostra Padania. Capiterà un momento in cui si accenderanno le fiamme e i popoli padani si scateneranno a chiedere e a conquistare la loro libertà. Pensano, abbiamo pregato Bossi e Calderoli, il federalismo l'abbiamo messo nel cassetto. Peggio per voi che avete messo nel cassetto il federalismo, peggio per voi, peggio per voi. Vedrete che perderete tutto. A me a volte viene in mente l'Austria quando aveva nelle mani il Lombardo-Veneto, non seppe dare il federalismo al Lombardo-Veneto, il Lombardo-Veneto se ne andò. I piemontesi, i Savoia, vinsero allargare il loro regno solo perché c'erano i lombardi. C'è la bonomia lombarda e la bonomia veneta, perché se lombardi e veneti no, se fossero messi di traverso l'Italia non la facevano. La prima volta che i Savoia tentarono di allargare il loro regno, cercarono di uscire dal Piemonte e si trovarono davanti i Lombardi e i Veneti. Gli austriaci non avevano eserciti qui, erano i Lombardo-Veneti che facevano l'esercito austriaco. Si trovavano davanti i piemontesi, l'esercito che veniva da Milano, Lombardo-Veneto, che era di stanza a Milano, guidato dal generale Giulai. C'è anche la canzone "Guarda Giulai che viene la primavera, se guarderemo in cielo coi bomboli e il canù". Allora
si trovavano davanti i Lombardi e i Veneti che distrussero l'esercito piemontese e il re Carlo Alberto dovette andare in esilio nella battaglia di Novara. Meglio non mettersi contro la Lombardia, il Veneto scatenato. Sono popoli, grandi popoli, e i grandi popoli hanno anche grande forza, anche spirituale, hanno grande forza. Non siamo solo forti per l'economia, siamo forti per lo spirito, perché crediamo in quel che facciamo e crediamo che sia giusto chiedere e conquistare la nostra libertà. Guai ai colonialisti, agli sporchi colonialisti italiani che pensassero di opprimere ancora il Veneto, il Piemonte, la Lombardia. Non riuscireste. Stavolta c'è la coscienza. In tanti anni una cosa l'abbiamo fatta. Abbiamo dato coscienza alla nostra gente che è necessario conquistare la nostra libertà. Questa non la porta via nessuno. Posso portarti via il portafoglio, ma non la coscienza conquistata di un popolo. Diceva Ignazio Buttito, un poeta palermitano, diceva: se un popolo perde la sua lingua è morto per sempre. Qui si verifica un fatto importante, che noi abbiamo riconquistato la coscienza che, secondo il centralismo italiano, avrebbe dovuto essere cancellata, spazzata via per sempre dalla scomparsa fatta al colonialismo italiano, dalla cancellazione della nostra lingua. Siamo rinati, anzi, di più. Io intendo girare adesso, fare la scuola a quadri, qualunque sezione può chiamarci, veniamo a fare la scuola a quadri, sulle pensioni, su tutto, ma anche per indirizzare la riconquista della nostra lingua, la riconquista dei nostri usi e costumi. Abbiamo qui il baguette, ci sono qui i ragazzi del baguette, bergamasco, quella è la cornamusa lombarda, bergamasca lombarda. Io voglio aprire a Milano una scuola di baguette perché i nostri ragazzi sappiano suonare la cornamusa lombarda, così come gli scozzesi, gli amici scozzesi sanno suonare la cornamusa scozzese. Gli amici scozzesi che hanno una storia simile alla nostra. Tra poco ci sarà il referendum per l'indipendenza della Scozia. Se passa quello, cambia davvero l'Europa. Noi stiamo aspettando. Fratelli, il problema è che adesso siamo nelle nostre mani. Io, Salvini, siamo nelle nostre mani. Dovete ritrovare la coscienza e la fede dentro di voi, lanciarsi in attacco. Ritorniamo all'attacco fino alla libertà della Padania. Padania! Padania! Noi alziamo bandiere padane. Vediamo Padania libera, vestiamo di verde, non abbiamo paura dei magistrati che vogliono mettere in carcere. Sappiamo che qualsiasi cosa ci faccia dei magistrati non è per dei reati, è perché per il reato di volere la libertà. Ricordate sempre, ogni volta che ci processeranno, sappiate che è solo per il reato di volere la libertà dei popoli padani. Ma noi andremo avanti fino alla fine, finché la libertà verrà. Vogliono farci tacere in 1000 modi. Sì.
faccio un saluto a Zaia, che l'ultima volta l'ho vista all'aeroporto di Roma, stavamo partendo. Noi siamo qui in attesa che la Regione Veneto dia il referendum per l'autodeterminazione del Veneto. Dovunque, in qualsiasi parte del nord, la libertà si manifesti, tutto il nord avrà vinto, non solo il Veneto, tutti assieme avremo. È la scintilla che trascinerà. Ancora una volta un abbraccio ai beni che sono stati in carcere. Non li dimentichiamo, noi non dimentichiamo la storia e noi soprattutto non dimentichiamo quelli che sono con noi nella lotta contro il mostro colonialista e centralista. Sappiamo che vinceremo, perché la battaglia è giusta, perché abbiamo ragione, vinceremo, non abbiamo paura. Padania! Grazie. Tutti insieme ancora per il nostro Umberto Bossi! Con il suo entusiasmo, la sua carica, la sua grinta, il suo spirito, il suo idealismo, la sua gioventù, ha fatto un pieno di energia a tutta la Lega e ovunque non si ferma mai. Stiamogli vicini, uniti e compatti per vincere. È la nostra guida, è la nostra voglia di riscossa, è il nostro futuro, è la speranza per il futuro dei nostri figli, è la speranza per un futuro in una Padania libera e indipendente. Popolo di Pontida, col cuore, tutti insieme, salutiamo Matteo! Tutti insieme! Matteo! Matteo! Fino al fondo! Matteo! Grazie! Grazie, grazie, grazie! Grazie! No, non fate così che sennò Renzi pensa che sia per lui. No, che sennò il megalomane di Firenze pensa che Pontida sia per lui. Mi spiace perché si chiama Matteo e abbiamo questa sfiga, però fa niente. Io vi ringrazio. Ragazzi, è già difficile essere qua. Non rendetemelo ancora più difficile perché non ci ho dormito stanotte. Da militante fra i militanti avevo preparato qualche riga che non leggerò, perché qua c'è il cuore. La testa la riprendiamo in mano da domani. Il primo è un enorme grazie per tutti voi perché siete uno spettacolo. Grazie a chi è partito alle 3 di stanotte. Grazie a chi è partito dalla Sicilia, dalla Sardegna. Grazie a chi ci ascolta da casa via radio, perché è malato, perché magari non hai 20 euro per venire a Pontida, quei 20 euro che l'Italia di schifo regala a chi sbarca, quei 20 euro diamoli alla nostra gente, ai nostri disabili, a cui va un'elemosina di 10 euro al giorno, 10 euro al giorno ai disabili italiani, 40 euro a chi sbarca domani mattina. Questo è razzismo nei confronti degli italiani.
Basta con queste schifezze. Però siccome non è giusto che vi veda solo io, vorrei che venissero insieme a me su questo palco il futuro. La battaglia della Lega non è una battaglia che guarda indietro, è una battaglia che guarda avanti, è una battaglia che ha bisogno di entusiasmo, di forza, di coraggio, di energia, di mamme, di papà e dei loro splendidi bambini. Venite a far vedere qual è la battaglia della Lega per il futuro. Facciamo vedere che il 25 maggio si sceglie per loro, qua davanti, qua insieme a me. Il 25 maggio la battaglia della Lega è per loro che hanno 2, 3, 4, 5 anni. Tutti gli altri sono il vecchio. Noi abbiamo il nuovo. Abbiamo questi sorrisi. Abbiamo questi bimbi. Abbiamo le mamme, non i genitori 1 o 2. Abbiamo le mamme e i papà. Lasciamoli a Bruxelles, i genitori 1 o 2. A Pontida, in Padania, in Italia, ci sono mamme e papà che non cantano le canzoncine come Renzi, ma che crescono da piccoli padani e sono disposti a far battaglia, e noi siamo disposti a fare battaglia con loro. È questo che mi dà forza, è questo che mi dà coraggio. Quanti siete? Quanti siete? Qualche bimbo aveva un po' di paura? Fategli sentire l'applauso di questo splendido prato. Ma che roba, è come allo stadio quando gioca il Milan, ma che roba. E quindi la battaglia è una battaglia per il futuro. Domani è l'anniversario di una morte di un ragazzo che morì prigioniero in una prigione straniera a 27 anni in difesa del suo popolo. Domani è l'anniversario non della morte, ma della seconda vita del patriota irlandese Bobby Sands, che diceva che non stroncheranno mai la voglia di libertà fino a che ci sarà un patriota con questa voglia, e su questo palco ne abbiamo una marea di patrioti attuali e soprattutto di patrioti futuri. Queste sono le radici della Lega che corre, che sorride, che progetta, che prepara la speranza, perché liberarsi da quella gabbia criminale che è l'euro significa tornare a lavorare, ma tornare ad avere dignità, a programmare il futuro con la famiglia, a poter avere i soldi per mandare i bimbi all'asilo nido e a recuperare il sorriso, perché oltre a tutto lo Stato italiano e Bruxelles ci hanno rubato il sorriso, e noi con questi bimbi e per questi bimbi vogliamo tornare a sorridere. Grazie ragazzi, perché noi stiamo facendo questo per voi e per voi, e quindi avervi sul palco è per me la gioia e l'immagine più bella. Io potrei finire così. Io potrei finire così col vostro applauso, il vostro sorriso e questi bimbi e queste bimbe, perché questo è Pontida, questo è il futuro. Alla faccia della Fornero, maledetta, guardali in faccia, maledetta, ladra di pensioni, ladra di stipendi, ladra di lavoro, ladra di futuro, torna all'asilo invece di fare la politica e invece di fare la professoressa. E noi raccoglieremo 500.000 firme, il vero decreto del lavoro lo facciamo noi, altro che Renzi Alfano. Se raccogliamo 500.000 firme in tutti i comuni italiani, cancelliamo quell'infamia che si chiama legge Fornero, e da Bolzano a Catania torniamo a lavorare, e vaffanculo la Fornero e chi le ha fatto fare il ministro. Scusate bimbi, non si dice, m'è scappata, ci stava. Le mamme mi hanno perdonato e quindi ho il perdono delle mamme, e quindi la battaglia la facciamo per voi. Io adesso non voglio sequestrare tutti questi splendidi bimbi che hanno fame,
che hanno sonno, che hanno sete, chi vuole, visto che siamo qua a festeggiare la vita, a preparare il futuro, a restituire un percorso di speranza, chi vuole va in bagno, chi, prima di tutto, la salute dei bimbi, chi vuole mi segue invece a quell'albero là, per voi che guardate il palco sulla vostra sinistra, c'è un albero in più a Pontida quest'anno che è l'albero della vita, dove adesso per 2 minuti andiamo a ringraziare quelli che hanno combattuto per 20 anni insieme a noi e non sono più fisicamente insieme a noi, ma ci stanno seguendo da lassù, perché l'anno scorso erano in tenda, erano di Bergamo, erano di Treviso, erano di Como, erano di Sondrio come la splendida Vittoria, erano di Padova, erano di Genova, erano di Milano, erano di Osio. La nostra battaglia continua per loro, quindi chi vuole venire a fare 2 passi prima dei 20 minuti di comizio politico per i telegiornali. A proposito, grazie alla stragrande maggioranza dei colleghi giornalisti che sono qua onestamente a fare il loro lavoro, mi si permetta un momento di compatimento per qualcuno, e penso a uno su tutti che ha scritto: oggi quello che resta della Lega si trova a Pontida, Il Fatto Quotidiano. Ma vada via i CHAP al Fatto Quotidiano, probabilmente il fatto che abbiano depenalizzato l'uso di droghe al Fatto Quotidiano non fa bene, e quindi questo è quello che resta della Lega. Guardate lo spettacolo che si vede da qua. E poi un pensiero di tristezza anche a quella televisione pubblica che si chiama Rai, che coi soldi vostri ci prende per scemi facendo gli spot per l'Europa e per l'euro. Vergogna, i soldi del canone non servono a fregare gli italiani, non servono a fregare gli italiani. Andiamo a fare cose più serie. Bimbi, chi vuole scenda fino all'albero, occhio a non cadere. Là ci sono i parenti, quando arrivo 2 minuti per lanciare verso il cielo il gemellaggio che dall'albero della vita arriva fino a lassù, dove ci stanno aspettando. Loro scendono da là. Tu dici che c'ho il fisico? E il mio pensiero va innanzitutto alla mamma e al papà della Vittoria, che è morta la notte del Venerdì Santo in un incidente stradale, che non erano mai avvenuti a Pontida e sono qua perché la Lega non è un partito ma è una famiglia, e io sono orgoglioso di essere un membro di questa famiglia. Dove sono quella mamma e quel papà? Fategli sentire l'abbraccio di un popolo che va al di là dei simboli di partito, va al di là delle polemiche politiche. Vittoria oggi è qua, come è qua il fiore, come sono qua tutti coloro che non ci sono più, e quindi grazie a voi perché siamo una bellissima comunità, e grazie a chi ci ha portato fino a qua, perché senza Umberto Bossi non saremmo mai arrivati fino a qua, e quindi grazie Umberto, perché quest'albero è anche per te, e questi palloncini siano lasciati liberi di volare, di sognare, di sperare la libertà della Padania e di tutti i popoli italiani che vogliono vivere liberi e non schiavi. Grazie ragazzi. Se li passi tu a Matteo? Mettiamo noi? Sì, tu metti questo. Grazie. Questa è Pontida, questa è la Lega, questa è la vita, e le battaglie che faremo nei prossimi anni sono per voi. Grazie Vittoria, grazie a tutti coloro
che ci hanno portato fino a qua. Bimbi, adesso voi fate quello che volete. Dov'è la cornamusa? Ce l'abbiamo? Per un minuto? Eccoci, venite avanti ragazzi, venite avanti. Lasciamo... Vai, un minuto, questo è dedicato a tutti coloro che non sono fisicamente qua ma è come se fossero qua. Grazie alle baguette.
poi l'incarico. E questo è un accordo che vale per tutti, non maestri ma testimoni. Mancano 20 giorni, dobbiamo perdere peso, e quello mi sta già riuscendo, voce, e dobbiamo parlare persona per persona, fabbrica per fabbrica, non limitarsi a twittare, perché il mondo non è solo Twitter. Renzi twitta dalla mattina alla sera, peccato che poi non faccia un cazzo, e quindi io preferirei qualche tweet di meno e qualche riforma seria in più. Non ci riesce lui, poverino, gli diamo una mano noi. Ha detto dimezziamo le prefetture. Le prefetture sono il classico ente inutile, parassitario, costoso, non eletto da nessuno. Matteo Renzi domani vai in comune a Pontassieve e firma referendum della Lega per cancellarle tutte le prefetture. Mandiamoli a lavorare sti prefetti per una volta, così almeno si accorgono di quella che è la vita normale. La prostituzione, è 60 anni che l'Italia fa finta di niente e vede il racket che controlla le nostre strade, che sfrutta donne, bambini in mezzo alla strada, biotti alle 10 della mattina. L'Europa civile la prostituzione la toglie dalla strada, la regolamenta, la controlla e la tassa. E la tassa. Preferisco tassare la prostituzione che non la prima casa. E quindi Matteo, ti diamo una mano. Lascia perdere Alfano, poveretto, che ormai non si riconosce neanche quando si guarda allo specchio. E ditemi se è di centrodestra un ministro così. Come fa a essere il centrodestra? Salutate Alfano che ci ascolta per radio. Angelino, questo è per te. È per te e per la tua immigrazione clandestina. E verremo noi a liberare la tua Sicilia, di cui sei indegno rappresentante. Di cui sei indegno rappresentante. Sete Seminga Bun, dimettiti, cambia mestiere. Se non sei capace di bloccare l'immigrazione clandestina, vai a fare altro nella vita. Non ci offendiamo. Nessuno è costretto a fare il ministro a vita. Anche perché un'altra grande, Oriana Fallaci, ci ricordava, e io lo ricordo a me e a voi, che lottare per la libertà non è un diritto, ma è un dovere. Ciascuno di voi si deve sentire impegnato a portare avanti quello che la grande Oriana Fallaci, altro che alcuni scrittorucoli di oggi, ci diceva: la libertà è un dovere, non è un diritto. E noi stiamo facendo un po' di strada, ci stiamo liberando da un po' di palle al piede. Ormai sono tanti i comuni e anche le regioni che hanno rimandato a casa quella schifezza chiamata Equitalia. Non abbiamo bisogno di Equitalia, non abbiamo bisogno di Equitalia, le nostre tasse ce le riscuotiamo noi, non abbiamo bisogno di chi è forte coi deboli e sfratta, come ho visto in alcune città italiane, dei disabili di 90 anni perché erano indietro di qualche migliaio di euro, e poi se ne fotte dei grandi campioni dello sport, dei grandi cantanti a cui fa i mega sconti per evasione fiscale. Io sto coi piccoli, non sto coi grandi. I milionari paghino fino in fondo e non rompete le scatole che non ce la fa a pagare una rata del mutuo a fine mese. Non abbiamo bisogno dei signori di Equitalia. Basta euro, dicevamo, che non assolve l'Italia dai suoi problemi. La mafia, la camorra, l''ndrangheta, i falsi invalidi, i falsi braccianti agricoli, i falsi, tutto quello che volete voi, i falsi. L'Italia è una repubblica fondata sul falso, altro che sul lavoro. Quelli sono e saranno problemi contro cui combattere 24 ore su 24. Però i falsi c'erano anche 12 anni fa. Quanti di voi su questo prato, con tutte le storture del sistema Italia, 12 anni fa stavano meglio, lavoravano di più, avevano il negozio,
non avevano l'ansia di pagare il mutuo o di trovare gli euro per cambiare il grembiule per il figlio da mandare a scuola? Quanti di voi stavano meglio 12 anni fa, prima dell'avvento di una moneta sbagliata, e quanti invece si sono arricchiti grazie a questo euro? Le banche, la finanza, quegli imprenditori senza scrupoli che hanno chiuso al nord per aprire in Cina, per aprire in Turchia, per riempirci di merce contraffatta che ingrassa le tasche di qualcuno e porta disoccupazione, fame e povertà. Questo è l'euro. L'euro è la moneta della fame, l'euro è la moneta della disoccupazione. Torniamo padroni di casa nostra, ma della nostra moneta, del nostro lavoro, della nostra fatica, dei nostri negozi, delle nostre aziende agricole. Viva l'agricoltura massacrata da quegli stronzi di Bruxelles, l'agricoltura che deve far mangiare e bere i nostri figli, e invece ci vogliono riempire di schifezze che arrivano dall'altra parte del mondo, come se noi non sapessimo più coltivare il riso, le arance o mungere le bacche. Vogliamo essere liberi, tranquilli, sereni. Tutto qua. È tanto? Sì. È facile? No. Però chi fa la battaglia può vincerla. In questi 20 giorni vi chiedo uno sforzo. Parliamo con i rassegnati, con chi magari ci sta seguendo in diretta televisiva o in diretta radio adesso e dice sì, quelli della Lega hanno anche ragione, magari vado a firmare per cancellare la legge Fornero, magari vado a firmare che cancellare i prefetti, per tassare la prostituzione. La loro battaglia contro l'euro è una battaglia sacrosanta, però non so se andare a votare. Cambia niente, in tu ci stessi. E poi sto giro o adesso o mai più. Chi sta a casa il 25 maggio ha la responsabilità enorme di negare un futuro libero ai suoi figli. Il 25 maggio non sono elezioni. Il 25 maggio è un referendum fra il passato e il futuro, fra il partito unico dell'euro, che va da Renzi a Berlusconi, a Alfano, a Monti, a Grillo, che ha tante buone idee, con tanti elettori motivati, che però sui due temi più importanti, ogni tanto qualcuno mi dice siete puliti uguali, fate una battaglia insieme. Non posso, vorrei ma non posso, perché sui due temi più importanti, via dall'euro, subito, senza se e senza ma, e stop all'immigrazione clandestina, Grillo piglia per il culo gli italiani, la tira in lungo, difende l'euro, cancella il reato di immigrazione clandestina. O cambi idea e ne riparliamo, oppure andiamo avanti da soli, meglio soli che male accompagnati, e non abbiamo bisogno di Salva Lega, perché la Lega la state salvando voi, la Lega ce la salviamo da soli, altro che 4%, noi prendiamo milioni di voti il 25 maggio, noi ci mettiamo a correre, siamo noi a vincere il 25 maggio e con noi vince la speranza e vince soprattutto il lavoro. Non abbiamo scelto fra i candidati calciatori, ballerine, attori, cantanti, abbiamo scelto gente normale, perché siamo il movimento della gente normale, che a differenza di qualcun altro sa parlare l'italiano, mette il congiuntivo al posto giusto, perché io sento qualcuno, ho litigato l'altro giorno in televisione, perdonatemi, col Sciur Pittella, ma come fai a fare il vicepresidente del Parlamento europeo se ti sai neanche a bunde parlare l'italiano? Cioè, ripassa al prossimo giro, se questo è quello che il PD ha a disposizione, se la coppia da fuoco del PD sono Pittella e Kyenge, oh signor da Muraces, lascia sta,
se li troviamo noi 150 immigrati per bene che sono più svegli e più in buona fede della Kyenge, perché ce li abbiamo anche iscritti alla Lega, gli stranieri ma non fessi. A me piacciono gli stranieri ma non i fessi, a prescindere dal colore della pelle. Salite sul palco, candidati belli e brutti, sono un po' timidi, fate un applauso ai candidati che verranno a Bruxelles a cambiare la storia dell'Europa da nord a sud. Fatevi vedere qua davanti, con tutte le bandiere. Partiamo dal Tirolo e arriviamo fino in Sicilia. Ci sono i popoli, questa è l'Europa dei popoli, della gente per bene, del nord e del sud, che ne ha le palle piene di Bruxelles e di Berlino. Questa è la gente che andrà a Bruxelles a cambiare questa Europa, perché cambiare si può, perché cambiare si può, perché cambiare si può, da Bolzano a Lampedusa, e siamo qua per cambiare. Fateglielo un applauso, perché hanno bisogno di forza e di coraggio. E grazie perché ci state mettendo la faccia. Magari non saranno famosi, però un altro grande lombardo, e io la dedico a loro. Gianni Brera scriveva che un uomo che non lavora per sé e per la propria comunità non è un uomo libero. Questi sono donne e uomini liberi. Grazie per la vostra battaglia, da nord a sud, perché la battaglia della libertà e questo splendido prato è per tutti voi e per quel genio che si chiamava Gianfranco Miglio, che ci ha insegnato che cos'è la libertà e che non finiremo mai di ringraziare. E l'albero della vita è anche per lui. Grazie. Grazie a tutti. Lega! Lega! State pure qua. Io ricordo solo perché l'Italia è uno Stato che non applica la Costituzione, e saremo noi come Lega, come indipendentisti, a costringere lo Stato italiano ad applicare la Costituzione, che all'articolo 52 dice che la difesa della patria è sacro dovere di ogni cittadino. Se non ci pensa lo Stato, i confini li difendiamo noi. Ciascuno di voi si senta in dovere di difendere i nostri confini. Poi il concetto di patria è bello, perché ognuno lo coniuga in base al suo sentimento, al suo cuore, alle sue emozioni, alla sua radice. Patria è terra, patria è lingua, patria è profumo, patria è sapore. E io ringrazio gli splendidi cantanti che in questi giorni si sono esibiti sotto questo tendone, perché la cultura non è solo di sinistra, perché la musica non è di sinistra, perché la scuola non è di sinistra, perché andare in classe col manifesto sotto il braccio è una schifezza, perché andare in classe a parlare di comunismo a dei bimbi di 10 anni è una schifezza. Viva quei professori, viva quelle maestre che educano non all'odio ma al rispetto. E così come ha educato all'odio il nazismo, ha educato all'odio il comunismo, che dovrebbe essere bandito da una società civile, non arrestato, perché ognuno è libero di esprimere le sue idee, ma mi fanno pena. Nel 2014 i comunisti mi fanno pena e mi spiace che ci sia ancora gente che si richiama a un ideale che ha portato fame in mezzo mondo. Però siamo qua a proporre le nostre idee, i nostri sindaci. Un applauso a coloro che hanno la sana follia, e il mondo lo cambiano i folli, non le persone lineari,
di candidarsi a fare il sindaco o il consigliere comunale per la propria collettività, avete la mia stima, il mio rispetto e la mia fiducia, perché so che andrete a rappresentare la Lega, non solo ad amministrare. Vi chiedo solo una cosa: non limitiamoci alla buona amministrazione. Fare il sindaco della Lega significa essere a disposizione di un ideale. Troppe volte le beghe nei comuni ci hanno distratto dall'obiettivo ultimo che qualunque leghista ha nel cuore. Chi litiga per l'assessorato e abbandona la partita non ha capito un cazzo. Non conta l'assessorato, conta la libertà che arriva alla fine del percorso. Ci sono le bandiere dell'Europa fuori dai nostri comuni, l'Europa che sta massacrando l'agricoltura, il lavoro, che ci sta rubando futuro, che se ne fotte dell'immigrazione. Domani tornate in comune e toglietele le bandiere dell'Europa che non servono a niente, sostituitele con quelle della vostra gente, o come a Porcia sostituitele con quelle degli operai che rischiano il posto di lavoro nel nome di questa fottutissima Europa. Torniamo a parlare di Europa quando sarà l'Europa del lavoro e non dei mercanti nel tempio e non nei banchieri. Io sono orgoglioso di questa squadra. Io ho fatto la prima tessera nel 90, ho cominciato a dormire in tenda quando avevo il fisico, 20 anni fa. Anzi, molti di voi si ricorderanno che i giovani ai tempi erano là su quella collina di fronte a noi. Io mi prendo questo impegno, andiamo a vincere le elezioni europee il 25 maggio, andiamo a dare l'anima per il Piemonte il 25 maggio, andiamo a conquistare quanti più sindaci possibile il 25 maggio. Se devo scegliere un comune, una città stupenda, abbandonata, triste, insicura, che merita di tornare a correre, a vivere, a sognare, a essere un esempio in tutto il mondo, io scelgo di andare a vincere a Padova, che merita di essere liberata dalle zecche, dai centri sociali, dai nulla facenti di professione, dai sindaci incapati. Viva il Veneto, viva Padova, viva San Marco, riprendiamoci le nostre città, dobbiamo vivere le nostre città. Ieri ero nella bellissima Genova, dove 50 sfigati dei centri sociali volevano impedirci di parlare, e ho preso l'impegno di tornare nel centro storico più bello d'Europa, che è quello di Genova, a camminare da uomini e donne libere senza paura. E i centri sociali li chiudiamo a chiave con doppia mandata e magari li mandiamo in cantiere alle 5 della mattina a fargli provare un'emozione nuova, quella del lavoro, così invece di prendere a bastonate la polizia imparano a lavorare, che è una cosa più utile e più giusta. E poi i conti su Milano, lo dico a Pisapia, li regoliamo fra 2 anni, perché Milano deve tornare a essere Milano e non quella baraccopoli a cui questi incapaci di sinistra l'hanno ridotta. Impegniamoci a dare tutto, a essere fratelli. Se la magistratura interverrà a gamba tesa, dobbiamo esserci tutti. Se arresteranno senza che abbia fatto nulla uno di noi, uno di voi che è su questo prato, uno delle donne e degli uomini che ci stanno ascoltando da casa, uno, se ne porteranno via uno per le sue idee pacifiche e non violente, tutti, dopo un'ora, dobbiamo essere pronti, mettere in discussione la nostra libertà, la nostra vita, perché chi tocca uno, tocca tutti. Non ci fanno paura l'Europa delle banche, dei giudici rossi, dei finanzieri, non ci fate paura. Qua non c'è gente che ha paura,
Fateglielo sentire a Berlino e a Bruxelles, l'urlo di gente che non ha paura, che vuole lavorare, che vuole correre, che vuole sperare, che vuole vivere dignitosamente. La paura non abita qua. Prima vinciamo, poi torniamo a Pontida e arriviamo ovunque, sulla collina, sul fiume, sul prato, con un sacco di gente per bene, che sta dicendo questa è la Lega, che per le battaglie dei nostri governatori, che non smetterò mai di ringraziare perché nessuno ha la bacchetta magica e ci mettono l'anima per liberare il Veneto, la Lombardia e il Piemonte. Fategli sentire quanto siamo loro vicini. La mattina quando arrivano in ufficio alle 8 ci siete voi insieme a loro. È dura ma è difficile e dobbiamo avere coraggio, dobbiamo osare, dobbiamo avere il gusto della sfida, la forza della sfida. E quindi noi ci siamo e ci saremo per tutti. Ci saremo per tutti i padani che hanno bisogno, che stanno cercando disperatamente un lavoro, e anche per chi non abita a nord ma è tornato a sperare. Io sono orgoglioso di questo. Io sono orgoglioso di incontrare tanta gente guardando la testa alta che dice avrete anche sbagliato qualcosina, io l'ultima volta non vi ho votato, l'ultima volta quanti ne conoscerete, l'ultima volta mi avevate fatto un po' girare le palle, non si capiva, insomma, un po' di casino, e quindi avevo votato Berlusconi, e quindi avevo votato Grillo, e quindi non avevo votato perché rimanevo leghista nel cuore e però non ce l'ho fatta. Stanno tornando tutti e più di prima. Andate a suonare i campanelli, uno per uno. Il 25 maggio è un referendum. Il 25 maggio la scheda delle elezioni europee non ha 20 partiti diversi. Non potrete scegliere 20 partiti diversi. Ci sarà il partitone unico del passato, di Schulz, della Merkel, perché da questo punto di vista votare a destra, votare a sinistra significa votare tedesco. E poi c'è il partitino rognoso, Piscinin, brute catif, altro che Piscinin, che vi farà un mazzo così, perché saremo noi a liberare le energie al nord e in tutta Italia. La gente per bene che vuole lavorare ha una sola scelta e il simbolo è quello, non ce ne sono tanti, il simbolo del lavoro è quello là, dell'indipendenza, dell'autonomia e del sorriso. Non vado avanti oltre perché avete da fare tanta strada per tornare a casa e perché se qualcuno pensava di riposarsi questo pomeriggio ha sbagliato a capire. Ai gazebo, ognuno nel suo paese, suonare i campanelli. Gli altri hanno una cosa in più rispetto a noi, questo sì. Tutti gli altri partiti, Renzi e Berlusconi, hanno qualcosa in più rispetto a noi, i soldi. Ma io non baratto le idee per i soldi. Gli lascio i suoi milioni di euro per fare le pubblicità televisive, per mettere i mega manifesti, e io mi tengo le idee della Lega, perché avere i milioni di euro per vendere fumo non serve. Noi non abbiamo i milioni di euro, ma abbiamo migliaia di militanti e abbiamo le idee, abbiamo il coraggio, abbiamo la voglia e la forza di tornare a correre e a sperare. Quindi la voce l'ho quasi finita, era la prima Pontida indegnamente da segretario. Vi assicuro che non è facile parlare da qua, per ultimo, dopo due mostri come Umberto Bossi e Roberto Maroni. Io non so se sono ancora nei dintorni, ma veramente li ringrazio di cuore, Bossi e Maroni, fateglielo arrivare l'applauso, perché se siamo qua è grazie a loro, e grazie soprattutto a loro, a voi, a questo splendido prato con migliaia di persone. Mi piacerebbe che anche voi poteste essere qua a guardare
quest'immagine eccezionale. Candidati, dovete dare il massimo per loro, non per fare il parlamentare, non per prendere qualche voto, ma questa gente merita il massimo e quindi vi chiedo l'impegno di esserci, di dare il massimo. E il primo che è eletto consigliere comunale, assessore comunale, sindaco o qualcos'altro tradisce la Lega, viene preso a calci in culo per 800 chilometri di strada. Il primo che tradisce la fiducia e la fatica dei militanti della Lega non torna qua a sorridere, perché non tradite un partito ma tradite un popolo. E siamo stati fin troppo buoni in passato coi fenomeni che diventavano geni e sceglievano l'autonomia di pensiero, un par di palle. Se cambi idea, molla la cadrega e torna a lavorare. E ne ho trovati pochi di quelli che hanno cambiato idea e hanno mollato la cadrega. Gli daremo una bella rusata e gliela facciamo semmai. Qua non c'è gente che tradisce, e neanche lì. Però valga per le future generazioni. Se qualcuno dei bimbi di 4 anni, glielo sconsiglio, farà politica e verrà eletto, ricordi quel maggio 2014, d'ora in poi chi sbaglia paga e paga caro, perché la vostra fatica non merita tradimenti, non merita delusioni. Chi è sotto i gazebo, sotto l'acqua da ieri, chi sta facendo salamelle da 4 giorni, fateglielo arrivare l'applauso fino là in fondo, perché non sono quelli pagati dai sindacati, quelli pagati con le tessere di CGIL, CISL e UIL, che sono dei sindacati indegni, che sono i primi nemici dei lavoratori italiani. Quella è gente che quello che fa lo fa gratis. Torniamo a lavorare, a correre, a sperare. Volevo parlare poco, ho parlato troppo, me ne scuso, ma mi verrebbe voglia di non andare più via. Adesso ho finito, smetto di essere segretario federale, torno a essere militante. Tra militanti vi chiedo scusa se non riuscirò a essere ovunque. Mi piacerebbe essere ovunque, so che laddove non riuscirò a essere, voi darete il massimo. Questa settimana per scelta, da domani mattina farò un giro un po' particolare, volendo, per un movimento indipendentista padano. Domani mattina sarò sulla spiaggia di Augusta, dove sbarcano migliaia di clandestini, poi vado a Mineo, poi vado a Catania, poi vado alla Lamezia Terme per dire basta, Mare Nostrum è la cazzata più grande degli ultimi anni, quei soldi non spendiamoli più per aiutare gli scafisti, e se ci chiamano per andare a raccontarlo là, in Salento, piuttosto che in campagna, ci andiamo a liberare anche quelle persone per bene. Poi torniamo a nord, gli ultimi 12 giorni li passerò in camper per ascoltare, per incontrare, per ragionare. Sabato prossimo spero di riuscire a essere testimone di una delle cancellazioni più vergognose che io imputo allo Stato italiano in merito alla nostra storia, al nostro lavoro, alla nostra cultura, ai nostri nonni. Lo Stato italiano è riuscito a massacrare un corpo stupendo come quello degli alpini e riuscire a togliere dignità e futuro alle penne nere è un omicidio, è un genocidio di cultura che grida vendetta. Viva le penne nere che si troveranno a Pordenone nel prossimo fine settimana, sperando che ci siano vicine in un percorso di libertà, di identità e di orgoglio. Quante sono belle le nostre diversità, e invece questa Italia e questa Europa ci vuole tutti uguali, la moneta unica, il pensiero unico, il cibo unico, la musica unica, la cultura unica, la scuola unica, la magistratura unica. Che palle, piccolo e bello, diverso e bello, le lingue, i profumi, le culture, le professioni. Riprendiamoci il passato per riprenderci il futuro. Ho detto anche troppo. Grazie, siete stupendi, vi do impegno
la mia vita, il mio lavoro. E chiedo alle mogli e ai mariti di portare pazienza. Se torniamo a casa tardi, portate pazienza. Se stiamo un po' di meno di quanto dovremmo con i nostri figli, portate pazienza. Se non sempre ci ricordiamo delle mamme, dei papà o dei nonni, portate pazienza, ma stiamo facendo la rivoluzione del sorriso. Stiamo cercando di riprenderci casa nostra e la libertà viene prima di tutto. Io ci metto il cuore, ci metto l'anima, ci metto il futuro, ci metto la salute. Se tutti voi siete disposti a dare lo stesso, date la mano a chi avete di fianco e non conoscete. Vi chiedo di prendere la mano destra di chi avete di fianco, di alzarla, perché quello di oggi è un impegno che riguarda anche gli sconosciuti. No, non è un gesto di pace, no, tenetela un attimo, non siamo in chiesa, vabbè che è domenica, però non faccio il Papa, però tenetela ben stretta, la mano di chi avete di fianco a voi e che magari non conoscete, perché quello di oggi è un impegno, uno per tutti. Viva la Lega, viva Pontida, viva l'Europa che cambia, viva l'Europa dei popoli e viva tutti voi. Grazie, 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 grazie. Tutti insieme ancora, salutiamo Matteo! Matteo! Col cuore, Matteo! Con le mani, dai, tutti insieme, con le mani! Tutti insieme per la libertà! Tutti insieme!
e visto che siamo domenica col sottoscritto anche gli sms della radio solo in queste occasioni 346 642 7756, li ripeto dopo tra qualche minuto su Radio Padania.